lost away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Una buonasera a tutti, grazie per esserci, che ci siamo ritrovati al nostro programma, il nostro appuntamento del mercoledì. Siamo giunti alla 16ª puntata, non so neanche come abbiamo fatto perché sono volate. Era l'altro ieri che dicevo, ero così contento che siamo arrivati alla 10ª ed essere arrivati alla 16ª è già un miracolo. Ecco, siete su Radio Piper 88.8 93.8 FM. Nel resto del mondo potete seguirci sulla app Radio Piper, dal sito www.radiopiper.it, da Facebook Radio Piper e Facebook Piper Club, e da YouTube Radio Piper.
Ecco, per chi non riuscisse a vedere la puntata intera o non riesce a vederla, può sempre rivedere le puntate appunto sul Radio Piper connessi con se stessi o dal sito www.radiopiper.it sulla sezione podcast. Allora, come mi avete scritto, che per 2 volte ho detto porto un po' la mia testimonianza e per motivo l'altro non l'ho mai portata, stasera, cioè in breve, ve la porto perché me l'avete anche richiesto ed è giusto così. Allora, intanto volevo dire una cosa, quello che, e questo lo sto sperimentando proprio tantissimo, quello che noi siamo, quello che noi pensiamo, quello che vogliamo essere, si avvera. Esempio, se noi lasciamo che la rabbia entra in noi e noi diventiamo arrabbiati, attraeremo persone arrabbiate, perché quelle positive si allontaneranno. Se noi abbiamo pensieri positivi, eccetera, si avvicineranno persone positive e quelle rabbiose si allontaneranno, per cui dipende da noi cosa lasciamo entrare e cosa poi trasmetteremo, per cui bisogna stare molto attenti a chi si frequenta, che sono sulle stesse onde, diciamo a livello di frequenza, di pensiero, e anche quello che noi ci lasciamo turbare, perché le stesse cose che succedono si possono interpretare in molti modi e quello dipende da ognuno di noi, la nostra predisposizione, la nostra consapevolezza. Ecco, una cosa mi è successo l'altro giorno, particolare, come voi sapete c'è stata la settimana santa, eccetera, c'è una cosa a cui sono molto legato, perché non sono religioso ma sono credente in Gesù, tra le varie cose. Ecco, per cui l'altro giorno sbirciando siccome io lavoro tanto con i social, in Facebook ho visto un post che parlava appunto dell'acqua, di come ci sono delle proprietà nell'acqua, siamo l'80% di acqua, e questo va a determinare acqua in movimento, che ha memoria e memorizza tutto quello che noi ci immettiamo a livello emotivo. Allora ho visto che un mio vicino di casa qua di Fontana Fredda, dove sono cresciuto, aveva messo un like. Sono stato a guardare il suo profilo e poi da là mi ha portato su un altro, che mi ha portato su un altro profilo, che alla fine sono arrivato a chi aveva messo originalmente questo post. Ho guardato il suo profilo, ho visto che c'erano tutte cose molto simili e c'erano cose anche che parlava, tra virgolette, del misticismo dell'energia cristica. Allora gli ho scritto, ho detto guarda, possiamo sentirci qua là, eccetera, e praticamente mi sembrava di sentire me al femminile che parlava. Era una cosa incredibile, per cui da là ho capito che quello che noi cerchiamo, l'intento che mettiamo, poi si avvera. Per questo bisogna stare molto attenti a quello che si desidera, quello che vogliamo, quello in cui crediamo, perché poi arriva, cioè quello che noi mettiamo ritorna. Per cui questa è stata un'ennesima prova. Ho detto guarda te, infatti parlandoci ho detto pensa a te, sono stato guidato da questo, quello, così, e sono arrivato a te. Infatti l'ho invitata, lei verrà prossimamente a uno dei nostri programmi, che la saluto, si chiama Luciana, e anche lei è un'operatrice olistica. E insomma era un'esperienza che ho vissuto questa settimana, che ci tenevo a raccontarvi, proprio come quello che noi immettiamo nei nostri pensieri, nei nostri intenti, poi si avvera. Per cui questa è scienza, cioè è realtà, succede, non è che è una fantasia, no, cioè è proprio così. Per cui ci tenevo a dirvelo, così anche se voi magari volete provare a pensare qualcosa, a credere in un qualcosa, eccetera, e magari vedrete anche da voi se queste cose succedono, cioè, magari mi scrivete, mi dite, perché bisogna anche capire un po' come funzionano le energie sottili intorno a noi, e quando cominciamo a capirle capiamo anche come conviverci, come viverci. Ecco, l'altra cioè nel senso, bisogna seguire i segnali. Una volta che si inizia la strada bisogna seguire i segnali e continuarli, ecco. Quello che volevo dirvi nelle altre puntate, che non vi ho detto, era l'esperienza che io ho avuto a Pasqua in Lapponia. Allora,
come alcuni di voi sanno, poi faremo una serie di puntate proprio dedicate a quel viaggio, che è un viaggio molto introspettivo dentro di me, da cui mi si è aperto proprio un mondo e tanta roba, ecco. Però una cosa a parte, perché la dedicherò solo a quello, una serie di episodi. Comunque questo episodio, praticamente dopo diversi mesi che ero lì, perché ero lì dal metà ottobre del 2020, era Pasqua 2021, che appunto vivevo nel camper, e il giorno di Pasqua ho detto ok, era successo prima Natale che mi ero avvicinato al discorso del cristianesimo tramite una canzone che avevo sentito a casa di delle persone cui sono andato a trovare, ma non perché ho guardato la TV, ma perché la sentivo il suono, e da lì praticamente sono andato a ricercarmi chi era questo gruppo, ed è il gruppo che si chiama King and Country, che è il stesso gruppo che fa la canzone Burn the Ships, che noi abbiamo come sigla di apertura e chiusura del programma. Ecco, e poi sono andato a approfondire, eccetera. C'è una canzone molto bella, molto profonda, eccetera, che si chiama By Our Love, sempre di loro, che questi sono due fratelli. E allora ho mandato questo video e il mio scritto, diciamo, che faccio per le ricorrenze, e c'era una persona che mi ha scritto e ha detto: sai, sono un po' giù, sono l'unica che la pensa in un modo alternativo, mi trovo un po' tutti contro qua e là, eccetera. Allora ho detto: guarda, vedo di trovare altre persone che sono simili come nostro modo di vivere, diciamo, in libertà, per cui dico, ti faccio contattare da queste due ragazze, che magari così vi date anche un po' di conforto, no? Perché erano periodi difficili in Italia, lì no. Ecco, per cui ho messo in contatto con la eccetera, ok. Ho cercato di fare qualcosa di buono per il mio prossimo, che me l'ha chiesto, no, non è che me l'ha chiesto, però ha esposto questo suo malessere, e ho cercato di trovargli una soluzione, ok, perché se io mi ci trovavo nella stessa situazione e mi esprimo, magari è perché cerco un aiuto, se no uno non si esprime, per cui sono anche dei segnali che dobbiamo capire, diciamo, ecco, ama il prossimo come te stesso, anzi anche di più, perché oggi ha bisogno lui, domani avremo bisogno noi, perché così gira la vita. E insomma, finito là, poi ho detto per Pasqua andiamo lungo, cioè lì era tutto ghiacciato, neve eccetera, perché là in Lapponia è freddo, insomma. E per cui andate a cercare un posto per fare un barbecue lungo il lago, qua là, eccetera, e però c'era una rupe, eccetera, vado a piedi e vedo, ma non era lì. Poi torno verso il camper, ovviamente lì non c'è nessuno, eccetera, c'erano due persone che camminavano vicino al camper, ho cominciato a parlare, qua là, sì, guarda che noi abbiamo viaggiato in Europa, qua là, eccetera, bene, noi veniamo appunto da Friuli, dico, ovviamente non sapevano dove era, ma va bene così. E dopo ho detto: guarda, stiamo cercando questo posto per fare il barbecue, perché lì lo Stato ti mette a disposizione dei posti per fare il barbecue con la legna, con tutto, cioè sono molto organizzati. Allora ci avviciniamo a questo posto, era dietro a delle scuole, no? E ho detto: guarda, è qua, eccetera. Dico: va bene, allora io li invito e dico: guarda, se volete rimanere a mangiare con noi, mettiamo qualcosa sulla griglia, insomma, e mangiamo insieme. Allora ho detto: no, guarda, c'è nostra figlia che ha fatto una zuppa a casa, una zuppa di lochi e di salmone, e se volete venire a casa nostra siete ben invitati. Gli ho detto: va bene, dai, perché no? E hanno detto: però c'è una cosa che devo dirvi. E loro mi hanno detto gli dico: sì, e cosa? Dico: guarda che noi comunque siamo cristiani, siamo credenti. E là mi si è illuminato un mondo, perché lassù pochissimi, cioè rarissimi, sono cristiani, e trovare due persone in mezzo al nulla che ti invitano a casa loro, che dicono che sono cristiani credenti, quando io la mattina ho messo il posto ho detto: beh, questo è un segno, cioè vabbè. Allora li andiamo dietro, no? Loro vanno avanti a piedi, no? Avanti col camper, eccetera. E casa loro era una casa bellissima che avevamo notato entrando lungo quella stradina, eccetera. Lo parcheggiamo, eccetera, andiamo dentro, pranziamo, parliamo appunto dei passi della Bibbia, di Pietro, del pesce, di un po' di cose, cioè, molto, molto interessanti. Insomma, abbiamo avuto anche dei scambi di opinione, eccetera.
Finito di mangiare, mi ha detto, la sauna è pronta. Ecco, come la sauna è pronta? Eh sì, guarda, la sauna è pronta, voi siete i nostri ospiti e a noi ci insegnano proprio che tu devi amare il tuo prossimo come te stesso. Per cui voi in questo caso siete dei pellegrini che vi abbiamo incontrato lungo la strada, per cui giustamente noi vi offriamo diciamo, l'ospitalità di casa nostra. E per cui ci hanno acceso la sauna, abbiamo fatto la sauna, avevamo tutti gli oli essenziali, sono andato per mettere sulla sauna, ci hanno dato i loro asciugamani, il loro shampoo, tutto e quanto, eccetera. E dopo c'era il dolce, abbiamo mangiato il dolce e poi prima di andare via mi ha regalato un piccolo Vangelo in inglese, tascabile, e mi ha detto, ecco, adesso voi per noi ci avete dato un grande regalo per Pasqua. Perché per Pasqua avete portato Gesù nella nostra casa. Io là veramente ho capito tante cose. Ho capito veramente il significato di ama il prossimo come te stesso. Persone che non ho mai visto, una casa bellissima, ci hanno dato da mangiare, le loro sauna, i loro asciugamani, il loro shampoo, il loro tutto. Ci siamo abbracciati e ci siamo detti, prossima volta passi di qua e vieni a trovarci. Per me questo è un grande segno, proprio la mattina dopo che io ho messo questo posto, ho cercato di aiutare queste persone eccetera, poi casualmente, che per caso non è mai, è arrivata questa situazione qua, questa conoscenza in cui siamo ancora in contatto ancora oggi, però ti fa capire proprio che se tu credi in una cosa, quella frequenza di quella cosa si manifesta. Cioè, se tu credi in Gesù, si manifesteranno delle persone che crederanno in Gesù. Se tu credi in qualcosa di rabbioso, si avvicineranno persone rabbiose. Se tu sei vivi con le lamentele o sei pigro, si avvicineranno persone pigre, perché è quello che tu emani. Per cui è molto importante quello che noi emaniamo, quello che noi facciamo, perché è quello che noi attiriamo poi. Poi c'è dire una cosa, che lassù comunque è tutto accentuato, perché tu una volta cominci a superare il circolo polare artico, c'è proprio tutta un'altra energia nell'aria. C'è che quello veramente che tu pensi proprio sia vera, tutto c'è, non c'è, tutta sto frastaglio di energie, come si dice, di telefonini, di radioattività, cioè sei proprio sul tetto del mondo in cui c'è tutto un altro tipo di ambiente, di aria, di energia proprio, per cui è molto più accentuato, le cose succedono, tante cose. Poi in questa serie che farò vi spiegherò diverse cose che mi sono successe che danno quasi del surreale, ecco, cioè, però erano vere. Per cui insomma, ecco, volevo raccontarvi, visto che siamo verso la chiusura della parte pasquale, della settimana di energia cristica, mistica, eccetera, allora volevo, siccome me l'avete anche scritto, ho detto, ma cioè, scrivi queste cose, ma non ci racconti mai. Allora ecco, volevo raccontarvi questa esperienza che ho vissuto, ma al di là di quello in cui uno crede, che questa è una cosa anche secondaria, ma l'importante è credere fermamente in quello in cui si crede, sapere perché tu credi in quella cosa, non è che ci credi per sport o giusto per dire eccetera, ma uno dice credo nei viaggi, ok, ma devi fare la tua vita viaggiando, devi rinunciare a tutto e fare solo quello, credere a quello, essere felice con quello, e quello deve essere il tuo propulsore interno che ti dà stimolo e vivi per quello. Per cui dobbiamo avere qualcosa in cui crediamo nella vita, qualsiasi sia la cosa, è quello in cui crederemo, se metteremo l'intento giusto si avvererà, questo ve lo garantisco. Però bisogna essere convinti, fermi, lì c'è quello in cui uno si crede, e portarlo avanti, e questo si avvererà, dipenderà da noi se siamo sinceri nel nostro intento o no. Per cui tutto è possibile, ecco, per cui spero di avervi trasmesso un po' un qualcosa di utile, qualcosa, magari prende qualche spunto su questa testimonianza che ho vissuto, insomma, ecco, per cui ci tenevo a dirvelo, ecco. Comunque stasera abbiamo con noi due ospiti importanti.
Allora, una conoscete già, l'Elisa, che è stata con noi alla 10ª puntata, e l'altra è la Silvia, che è venuta giù apposta da Lecco, qui a Radio Piper, ai nostri studi, per portare la sua testimonianza. Ecco, a voi. Mi aggancio al discorso che hai fatto per parlare dell'amore in azione. Tu sei venuto a contatto in quell'occasione con l'amore in azione, quindi con persone che stanno nel cuore. E stare nel cuore vuol dire stare nel mezzo tra il cielo e la terra e usare il proprio cuore come stella polare per dirigersi verso ciò che è veramente quello che sei. Io principalmente mi occupo di questo, cioè io sto nel cuore e cerco di insegnare a stare nel cuore, a capire che non è quello che fai, non quello che sai, non quello che dici, è quello che fai. E a sentire, a mettersi in connessione con il ritmo, il battito di Madre Terra. Noi siamo qui per fare, quindi mettersi in contatto con il ritmo di Madre Terra, con il proprio cuore, perché il campo toroidale che noi abbiamo, cioè quello che si espande dal cuore, è lo stesso battito che ha Madre Terra e si espande dal cuore di Madre Terra. Quindi se uno sta nel cuore, di solito arriva a essere veramente in connessione con sé, con gli altri e con tutto il pianeta. Ok, per cui tu dici l'importante è sentire dentro ed esserne convinti, ma non solo in un modo schematico o razionale, ma di cuore, perché uno può avere la conoscenza, può avere schematico, la tecnica, tutto eccetera, ma se gli manca la parte del cuore, del sentimento, del perché lo fa, non riesce a connettersi. Esatto. E tante volte magari uno si domanda perché non mi riesce, e uno dice io ho tutta la conoscenza, questo, quell'altro eccetera, a me non mi riesce. Lui che ne ha meno della metà gli rimane facile, perché magari se pensiamo il cuore in cui noi ci mettiamo nel nostro intento, sì, è forse quello che diciamo che stai dicendo che fa la differenza. Esatto, cioè l'amore è portare anche solo la busta della spesa alla signora che fa fatica a portarla, quello è l'amore. Ma penso questo è un senso civico oltre che amore, cioè sì, ma dipende come lo fai. Ho capito. Cioè, nel senso, un conto uno lo fa perché dice, sì, è vero, perché uno potrebbe dire lo faccio perché mi fa star meglio il mio ego. Uno dice perché, capito? Invece è molto deve essere diverso, incondizionale verso il tuo prossimo. Esatto. Cioè, l'amore. Che ti piacerebbe essere trattato così. Esatto. E lo fai col cuore. E lo fai con il cuore. Ecco una cosa per dire, cioè analoga però diversa, cioè esempio io non riesco a camminare e vedere una carta per terra e non raccoglierla, esatto, o una qualsiasi cosa che io dico guarda, allora io dico se io lascio una cosa cioè uno sporco per terra, una cosa eccetera, dico e io non la raccolgo, non sono meglio di chi l'ha gettata. esatto, Perché sono consapevole che è là e non faccio niente, per cui sono uguale se non peggio di quello che l'ha gettato, che quello può essere caduta accidentalmente, quello che vuoi, però se tu lo vedi e non lo raccogli, cioè sei uguale se non peggio a chi gli è caduta o perché è caduta, capito? Per cui ed è un gesto che tu fai di amore verso il tuo prossimo, per non vedere tutto sporco, e anche verso Madre Terra che ti sta ospitando. Assolutamente. Per cui forse questo, diciamo, l'intento, l'amore in cui tu metti. Sì, è proprio l'intento, lo fai in modo naturale. In realtà se uno si apre a ciò che c'è, viene naturale. Come dici tu, ospitare una persona o dargli quello che tu hai percepito da loro dovrebbe essere naturale. Certo, non c'è altri modi, perché qualsiasi altro modo che non è naturale è condizionato, per cui o è naturale o è condizionato da tante cose. Esatto.
e quindi stare nel cuore, stare centrato, ti consente di abbattere tutte le barriere che vengono dalla società esterna anche. Ma uno come fa a essere centrato? Cioè, per me viene Sì. automatico, ma per uno magari che ascolta e dice ok, ma a me non mi viene naturale, come fai a centrarti nel tuo cuore? Come magari ci sono degli esercizi, sono delle pratiche, Sì, c'è un qualcosa? ci sono delle pratiche, cioè, fai un esercizio di radicamento, ti connetti con Madre Terra. ma come? Cioè, tangibilmente, che uno dice ok, bello a livello fantasia, ma poi praticamente... Senti, ti lasci attraversare, impari che perdi i confini di te e ti metti in connessione con la terra, quindi tu diventi il filo d'erba, senti, sei il vento, non lasci entrare dentro di te quello che è fuori e porti fuori quello che è dentro di te, perdi proprio il confine tra te e quello che ti sta intorno, diventi un tutt'uno con la natura e con le altre persone. Sì, devi lavorare e lasciare andare il tuo ego, praticamente, Sì. il tuo condizionamento, Sì, perché il tuo condizionamento è quello che ti danno, cioè praticamente il bambino nasce senza condizionamento, Sì. poi ti danno tutti questi condizionamenti Sì. e tu ti senti sicuro dentro queste dentro le tue mura. scatola, Sì, dentro le questa tue scatole. Per cui bisogna togliere tutto questo condizionamento, Esatto. queste false sicurezze, ascoltarsi dentro Sì. il proprio sesto senso, cioè lasciare andare l'orgoglio, lasciare andare la paura, lasciare andare tutte queste cose qui, Sì. e allora ti riconnetti con il tuo cuore, che non hai più Esatto. paura dopo. Esatto. Perché tanta gente non agisce Perché- col cuore per razionalità, per paura, per timore, per Esatto. 3000 pare, diciamo. Ecco. Esatto, per le diverse emozioni che vengono densificate. Cioè, io sono anche maestra e faccio un lavoro con i bambini, oltre allo sciamanesimo, che mette in connessione con la natura, che scioglie le emozioni. Cioè, io porto i bambini con la pittura e la vibrazione del colore a sciogliere questi addensamenti emotivi che si creano dall'emozione pura del bambino, che è nel cuore, a quella che viene poi toccata dalla società, delle imposizioni, dal no, questo disegno non si fa così, no? Mhm. Lui deve chi lo dice fare che il non si fa esatto, così? lui deve fare il disegno come dice Come si- il suo cuore. certo, Non sì. sì. Questo penso sia un insegnamento importante per ognuno di noi, cioè chi ha la fortuna di aver avuto dei figli, di ascoltarli e lasciare fare quello che si sentono i propri figli, ma non seguire uno che dice, un impositore che dice non si fa così solo perché è psicopatico nelle sue visioni. Cioè il bambino sa quello che deve fare, qui spetta a noi anche ascoltarlo e assecondarlo, ovviamente se la cosa è giusta, cioè perché ognuno ha il suo DNA, il suo modo di esprimersi. Esatto. E se non viene lasciato libero, il bambino addensa le emozioni fino a esternarle con disagio. Se noi lavoriamo su questo lavoro di frequenza con il colore, con varie tecniche, tra cui la meditazione, quindi una meditazione e l'uso del colore per sciogliere l'emozione, noi andiamo a liberare l'emozione e riportarla all'origine, Tramite quindi dei colori. all'emozione pura, sì, perché a ogni emozione corrisponde un colore, a ogni emozione puoi associare un elemento. C'è molto su cui si può lavorare per sciogliere le emozioni e usare la meditazione, il colore, la frequenza anche dell'olio essenziale, per esempio, può liberare delicatamente, e delicatamente è importante, i bambini o le persone che hanno subito dei traumi da questo addensamento di emozione, che poi diventa cristallizzazione e poi essere Sì. sfociare in Patologico, altro, patologico, esattamente. Ma una domanda che ti faccio, come uno fa a sapere
esempio, se uno ha un Sì. bambino, come fa a sapere in base ai colori, alle problematiche che ha, perché magari uno può essere anche inconsapevole, capito? Corrispondono ai chakra. In realtà lavori Sì, no, ho capito, ma uno a principalmente. casa, Sì. un genitore che ha i figli e dice, ok, Ok. come faccio? Faccio fare un disegno, faccio fare dei colori, vedo qual è il suo colore preferito, cioè, cos'è che, cioè, giusto Allora, per diciamo iniziare, che questa è diciamo. proprio una tecnica che fonde il mio mondo da insegnante a quello della parte invece di sciamano, insegnante di Reiki, cristalloterapeuta, cioè la parte diciamo più olistica con la parte dell'insegnamento. E aiuta proprio, io ho notato, ho fatto sperimentato a scuola per 4 anni e abbiamo proprio notato come la differenza dal riconoscimento delle emozioni, perché sono anche un counselor emotivo, quindi lavoro proprio su quello anche. Quindi la riconnessione con la terra, ad esempio, faranno usare l'erba ai bambini, portarli nel giardino a fare un percorso multisensoriale, farli lavorare con la pittura. Un attimo, tu conosci questi termini, magari a casa, no? Cos'è Sì, un ok. percorso ultrasensoriale? Multisensoriale. E per esempio li porti nel giardino, gli fai toccare l'erba, annusare l'erba, gli fai sentire la differenza tra il tronco di un albero e l'erba, gli fai sentire, li fai entrare in connessione con tutto ciò che li circonda, in modo da che non si blocchino, non si addensino così tanto da poi diventare bloccate. Tipo magari una cosa magari interessante potrebbe essere, magari gli fai crescere un seme che cresce un pomodoro, Assolutamente così sì. magari vede anche la creazione della vita, Sì, potrebbe essere sì, tipo. sì, abbiamo fatto anche quello con uno degli studi che dicevi prima sull'acqua, che in base alle frequenze che tu gli metti con le parole, ad esempio, gli ho fatto fare proprio anche quello a scuola. Cioè c'è un modo diverso per crescere i bambini, più connesso con la terra, più connesso con il cuore. Sì. Comunque alla fine comunque si ritorna sempre agli elementi naturali della Assolutamente terra sì, per connettere assolutamente se sì. stessi e non perdere quella connessione, soprattutto per i Assolutamente sì. bambini, mantenendo quella connessione. Ecco perché una volta che si stava più nell'aria aperta con la terra, con la natura, si aveva meno problemi, adesso sono tutti Esatto. psicologo, Esatto. perché manca quella parte là. Perché manca l'anima soffre. manca il radicamento a terra, manca la parte del recupero della ciclicità, come per esempio nello sciamanesimo celtico segue i cicli della natura, fiorisci quando fiorisce e in inverno ti ritiri nella casa e fai un lavoro più introspettivo su di te. Ogni periodo ha un'energia, ogni periodo ha la cosa migliore da fare, basta seguire il flusso di madre terra, quello che ci indica quello che abbiamo intorno. Esempio, adesso che arriva la primavera, quale sarebbe la cosa più indicata? Fiorire. Che modo? Quindi Qualcosa se internamente? iniziare un progetto intorno a febbraio, che è il, diciamo subito dopo Natale, è il periodo di incubazione, quando metti il seme e poi cresce e fiorisce. Quindi un progetto, se tu lo inizi in quel periodo e lo porti avanti, è in sincrono con la terra. Le donne sono in sincrono con la terra, ma anche gli uomini, perché comunque c'è equilibrio di parte maschile e femminile anche in un uomo. E la luna influisce anche lei su come noi viviamo. Noi donne lo percepiamo di più, però proprio anche lì in luna crescente è la stessa cosa della primavera. In luna calante lasci andare, quindi quello che fai andando verso l'inverno. Se tu sei connesso con la terra, quando fai le cose vengono meglio, vengono più naturali, più fluide. È come quando vai in barca e sai sentire il vento. Hai capito? È come quando vai in barca e sai sentire il vento, sai da dove arriva, sai dove spinge, sai come girare la vela e in quel momento sai adesso giro il timone, prendo il vento in poppa e parto. Quindi qualsiasi tipo di progetto o di qualsiasi cosa tu vuoi manifestare,
Se segui il ciclo di Madre Terra e guardi quello che lei ti ha già fatto vedere, noi sappiamo già cosa fare, perché dentro di noi la risposta c'è già. Voi due prima avete detto 2 parole, continuate a rimpallarle, no? Che era emozione e sentimento. Mi piaceva tantissimo, perché l'emozione è una reazione, ovvero qualcosa succede al bambino che va a rompere un po' quel sistema, crea quella fessura dentro, quella spaccatura, e lì si crea l'addensamento delle emozioni, perché se un vetro si rompe noi proveremo a mettergli un po' di silicone, un po' di mastic, un po' di qualcosa per provare a sigillarlo. Questo fa l'emozione, ma è una reazione. Quindi nell'addensamento di emozioni il bambino reagisce. Il sentimento, come dicevi tu, parte da qua. È la purezza del cuore. Ed è qualcosa che veramente sboccia da dentro, e non è una reazione chimica del tuo corpo a qualcosa che è successo, che ha provocato del dolore, della sofferenza. È semplicemente qualcosa di estremamente puro e di innocente. Per quello i bambini sono meravigliosi, perché specialmente all'inizio della loro vita vivono di puri sentimenti. Fine settimana scorso a Pasquetta c'era proprio questa famiglia e ho proprio detto, guarda, memoria core, cioè memoria base che un bambino stava vivendo con i suoi genitori. Erano in questo parco, il bimbo era con questa biciclettina, quelle di legno senza i pedali, e c'era la mamma e il papà che gli dicevano bravo, 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 bravo. C'era un sorriso da qua a qua, e poi quando è arrivato l'hanno preso in braccio, l'hanno tirato su, e lì ho detto, guarda, memoria base. Questo bambino avrà una memoria base di incoraggiamento, di gioia, di serenità, di indipendenza, e proverà dei sentimenti puri, non delle emozioni dissonanti di reazione. Quando per esempio c'è la pioggia e i genitori portano i bambini fuori e cantano e ballano sotto la pioggia, memoria base che viene creata e crea una programmazione che il corpo vive come gioia, come serenità, come mi godo quello che questa terra ha da darmi. E quindi lì si crea questo meccanismo meraviglioso di incoraggiamento piuttosto che di sgrezzamento e di pulizia di qualcosa che era già stato appunto danneggiato prima. Quindi il lavorare appunto con le frequenze di Madre Terra, le lune, quindi seguire i cicli lunari, seguire i cicli delle stagioni, guardare esattamente come le api impollinano i fiori, come il sole quando scalda i petali sbocciano. La vita ti fa già vedere tutto quello che ti serve, se sei abbastanza presente per guardarlo, però. Certo, e hai gli occhi per vederlo. Esatto. E se hai gli occhi per vederlo, è vero, Perché sì. tanti sono annebbiati o accecati. Assolutamente, perché hanno così tanti aggregamenti di emozioni che gli impediscono di vedere. Quindi che cosa fanno? Ok, questo è il sentiero già battuto, sono tutti che camminano in fila qua, aspetta che cammino dietro a questo, che mi sembra una roba abbastanza sicura, no? Sì, Quando cioè, sicura che non poi è. è sicuro per uno non è insicuro per un altro, perché ognuno è diverso. Esattamente. Che poi la cosa più assurda, cioè la più assurda in assoluto, è che la gente non riconosce le proprie qualità, cioè le proprie grandezze, perché ognuno ha delle grandezze. Allora se tu basi la sicurezza su quello che è già stato fatto, magari da qualcun altro, cioè, ma sei pazzo, perché non potrà andare bene a te, perché tu sei diverso, tu devi fare le tue sicurezze o le tue concretezze partendo da te, da dentro te stesso, dall'invisibile, da un'idea, da un qualcosa, cioè, e poi da là lo metti in pratica che diventi visibile. Ma se non parti dall'invisibile, dove parti? Se non parti dentro te stesso, per quello dico, devi prima essere concentrato e capire il perché tu credi questa cosa in te stesso, e poi la manifesti fuori, come ho detto all'inizio del programma. Se tu non hai questo, cioè, se sono un numero tra tanti, cioè, che non andrai da nessuna parte, non vivrai la tua vita, non avrai una vita da vivere. No. Cioè, esisti e basta, cioè, segui un qualcosa, respiri, Una sorta di piaci, sopravvivenza. ma nemmeno, perché non c'è sopravvivenza, si intende dire tu sopravvivi a un ostacolo, ma non c'è nemmeno quello, cioè un'esistenza, cioè, così? Un limbo. Sì, un limbo. È un limbo. Non è nemmeno una vita dentro, per cui vale la pena viverla, perché starei solo esistendo. Secondo me è anche lo stimolo ogni tanto di fare un'esperienza di vita che ti porta trepidazione,
Cioè, ci sono alcune parole che noi non usiamo tanto, no? Che creare anticipazione, trepidazione. Questo è un corpo sensoriale, ragazzi, cioè sentiamo con questo corpo tutto. Se gli creiamo l'anticipazione e gli diamo l'esperienza di vita e siamo così aperti che riusciamo a sentirla, questo corpo gode tantissimo. E la Terra ha veramente in ogni stagione, in ogni cadenza, ha da offrire delle esperienze di vita meravigliose. Cioè, stavamo parlando oggi pomeriggio, no, appunto io e lei, delle esperienze di vita che ancora magari ci bloccano un pochettino, quelle che abbiamo provato a fare per tanto tempo, e per entrambe è stato, cioè, ci ha fatto sorridere che per entrambe è il diving, ovvero andare sott'acqua. Io sono andata a fare speleologia, abbiamo volato tutte e due, abbiamo fatto cammine, abbiamo camminato da sole, in compagnia, siamo andate in barca, che avevamo fatto, ok? Ma andare sott'acqua ci siamo guardati e abbiamo detto perché, no? Vabbè, le emozioni, Silvia lo sa, se lo dice anche lei, sono acqua, vero? Senza ombra di dubbio. L'acqua rappresenta le emozioni, quindi tutto quell'aggregato che c'è ancora dentro sia di me che di lei, di emozioni stagnanti, quindi tutti quei grumi di reazioni chimiche, andando sott'acqua vuol dire che dobbiamo affrontarle. E ci ha fatto ridere perché abbiamo fatto la stessa esperienza, tutte e due pronte lì, maschera, pronte per andare via. No. Cioè, tipo, andate in grotta? Sì, dammi la luce col coso tutta piena di pantano, chi se ne frega. Volo? Sì, dai, che bello, andiamo a volare. Una delle cose più belle che abbia mai fatto, anche lei. E barca? No, tieni, tolta via tutto. Ma 4 volte che ho provato ad andare. 4? Ho provato 4 volte e non ci sono mai riuscita. Pensa a te. È per proprio un tuo blocco a livello emozionale, quello di cui si parlava prima, il discorso dell'emozione, magari una cosa che ti porti dentro fin da piccolo, che magari ti hanno bloccato qualcosa, eccetera, e lì è rimasto e non è andato oltre. Nel nostro caso magari per il femminile che viene, cioè è stato tanto oppresso e deve essere riportato alla luce. Infatti lavoro sui cerchi di donne anche e si lavora proprio su questo, sul riportare equilibrio e riportare il femminile nella giusta dimensione, che è l'accoglienza, la dolcezza. Esatto. Ma e cosa rappresenta il cerchio di donne? Cioè, cos'è che concretamente fate per stare meglio? Allora, concretamente è un gruppo in cui si recupera il valore del femminile con varie tecniche, non ce n'è una unica. Si può usare la pittura, quindi si può lavorare sullo sciogliere, si può usare la meditazione, si possono usare gli oli essenziali, lo yoga, si possono usare tantissime tecniche, ma è proprio un gruppo, si crea una sorellanza, si crea quello che si è perso nel tempo, il supporto tra donne, l'essere sorelle. Però scusa che ti interrompo, però questo è un problema più che altro, secondo me, è dato da 2000 anni di oppressione, perché senza ombra di dubbio. questo devo dirlo, perché sai perché? Perché nei paesi scandinavi non è così. Ma se tu guardi anche nel tempo dei vichinghi, c'erano le donne che davano prima a combattere, cioè, per cui c'è un attimo, parliamone, c'era su le donne, sono anche più potenti degli uomini, non esiste la donna che ti fa da mangiare, tutto al più te lo fa una volta, secondo me tu, oppure ognuno si fa il suo, c'è un altro paio di maniche, non è che siete sottomessa, ma proprio zero, assolutamente. Condivido. Per cui secondo me è un problema più nostro, dove è regnato il papato per 2000 anni e ha soppresso la donna perché sa la potenzialità della donna. Allora come fare a comandarla, far sentire inferiore, così almeno riesco a comandarla, perché se no la donna ha molto di più dell'uomo dalla nascita, fa 3000 robe allo stesso tempo, veramente se ci pensi No, infatti volevo condividerti proprio questa che me l'ha detta una mia operatrice, una mia terapista, che stavamo appunto parlando del ruolo in quest'anno, nel 2022, c'è il risveglio del femminile.
ok? E ci siamo chiesti che cosa vuol dire. Allora sono andata a fare un paio di sedute su di me, essendo che anch'io ho lavorato molto sul soffocamento del femminile, proprio sia a livello collettivo che a livello personale, conscia, in responsabilità, che ho fatto una scelta di venire in questo periodo per far sbocciare questa energia. Questa mia operatrice a un certo punto mi fa: ma tu cosa sei? E io ero tipo col mento che mi tremava quasi, non lo so. E mi fa: sei una donna? Io non so cos'è una donna, gli ho detto. Mi fa: bene, già sappiamo che non lo sai, quindi già partiamo da un punto di non sai cosa sei. Bene, adesso ti racconto una storia, mi ha detto. E mi fa: nelle antiche tribù c'erano i ruoli. Il maschile aveva il suo ruolo, il femminile aveva il suo ruolo. La donna era connessa alla terra, la donna è la magia della terra. La donna guarda il meteo, sa quando piantare il seme, dà di tetta al bambino, cucina, è in connessione, fa 7500 cose tutte assieme. Ma perché? Perché l'uomo, che ha un ruolo che è forse il più importante di tutti, è quello di mettere in sicurezza il territorio e procacciare il cibo. Quando ci sono i ruoli in equilibrio, l'unione funziona. E poi le ha detto un'altra cosa bellissima, che è: la donna porta l'uomo dentro di sé e lo riconnette alla magia della terra, e l'uomo eleva la donna al cielo. Che è una cosa bellissima, cioè ti viene il pelo alto così. È una descrizione con una semplicità, ma con un'accuratezza di quali sono i nostri ruoli e di cosa stiamo, di qual è il periodo verso cui ci stiamo avvicinando. I cerchi di donne sono importantissimi perché, specialmente nelle ultime, cioè come hai detto tu, 2000 anni di soppressione, le donne hanno subito abusi, soprusi, soffocamenti, non c'è stata data la voce di ogni genere, mentali, sessuali, psicologici, fisici, di ogni genere, a partire dall'infanzia fino all'età adulta e anche in età avanzata. E questi cerchi di donne servono proprio per le donne, per innanzitutto dire: non mi vergogno, riesco ad accettare che cosa mi è successo, perché sono venuta qua per guarire questa energia. E quello è uno dei passi più difficili da fare. L'accettazione che qualsiasi tipo di abuso ci sia stato è una scelta di guarigione a livello umanitario, a livello proprio di specie umana, ragazzi, ok? E farci sentire meno sole, non farci sentire in umiliazione, quando queste emozioni, che sono vergogna, umiliazione, imbarazzo, senso di colpa, ok? Dolore fisico, ok? Che ritorna fuori, non siamo sole. Ma c'è mia sorella qua che ha vissuto lo stesso, un senso di empatia profondissimo, e dare la forza a queste donne di dire basta. Esatto. E non solo donna fisica nel suo corpo di donna, ma anche un uomo che nella sua energia femminile è stato violato. Perché succede anche questo, ragazzi, cioè non è che siamo solo perché nel corpo femminile. Ho conosciuto anche molti uomini, infatti ci sono anche i cerchi di uomini. Sarebbe buona cosa ampliarli anche. Esatto, cioè che veramente diciamo più cerchi di uomini, ragazzi, perché sono spettacolari e fanno un bene incredibile, perché pongono l'uomo nella condizione di capire il suo ruolo. Quando l'uomo emette il campo di sicurezza, concede a noi di fare le 12.500 cose che possiamo fare, e il vostro forse è il ruolo più importante, perché tiene in piedi è la struttura. tutto, è la struttura portante poi di luce. quello che c'è noi, la luce che c'è dentro, ok? Io questo ho due cose da aggiungere. Anche questo è il motivo del perché l'uomo ha un grande senso d'orientamento, perché deve arrivare lontano, eccetera, però non riesce a trovare le cose sotto il suo naso. Esatto. Tipico, cioè, io per primo, cioè, è là e non lo vedo. Sì. Ecco, mentre la donna va lontano, si perde, cioè, o è distratta, eccetera, ma mentre le cose pratiche è là, ce l'ha, capito? Cioè, è proprio, cioè, si vedono proprio i ruoli, proprio nella fisicità proprio dell'essere. Poi la seconda cosa che volevo dirti, che era molto interessante su quello che mi dicevi dei ruoli, cioè, il cerchio delle donne, il cerchio dell'uomo, eccetera. Una cosa che cioè, a me sul viaggio là, cioè,
secondo me è il viaggio più bello della mia vita che ho fatto su in Finlandia e in Lapponia, perché ho imparato un sacco di roba, tante, cioè proprio tante, di più. Praticamente, allora vedevi nei parchi, dove tu vai, vedi la mamma che va con la figlia a fare campeggio o a cucinare alla griglia, eccetera, e vedi il papà che va con il figlio che lo istruisce come tagliare la legna, come fare il fuoco, come fare le cose, di modo che rimangono, cioè è già un piccolo cerchio di donne tra madre e figlia e padre e figlio. Raramente vedi una coppia insieme, cioè la vedi anche, ma molto raramente, vedi di più la mamma con la figlia e il papà col figlio, oppure vedi due amiche che vanno a fare campeggio insieme, fanno escursioni, eccetera, e vedi due amici che vanno a fare la stessa cosa, però separati. Cioè, è una cosa incredibile, cioè, veramente, cioè, adesso mi torna in mente quello che tu mi stai dicendo, il famoso cerchio, capito? Che ho incontrato anche 5 ragazzi che erano di Helsinki, della città, e loro sono andati a questo parco di Repovesi e sono andati per sfidare il freddo. Fai conto, quella serata era cioè di giorno era meno 16, quindi di sera penso sia andata a meno 20, meno 22, no? Boh, noi si dormiva nel camper caldocino, per cui figurati che austerità alla fine. Questi hanno dormito all'addiaccio e lui è dormito su un'amaca a meno 20 all'esterno, ovviamente era termico tutto eccetera, però mi ha detto che ha sofferto il freddo della Madonna. Cioè si alzava durante la notte per andare a camminare per scaldarsi, capito? Per cui cioè, ti fa capire come tra uomini sono uniti e si spalleggiano uno all'altro e vanno a fare come tipo delle sfide o delle robe proprio per rafforzare la loro questione di sopravvivenza, capito? Come uomo, sentirsi uomo, cioè, e questo, cioè, ho visto delle cose veramente, cioè, non avrei mai creduto possibile, però ha tutta una sua logica, capito? La mamma con la figlia, il papà col figlio, capito? È il famoso cerchio di energie. E dove vanno tutti? Nella natura. Tutti alle 3 o alle 4 del pomeriggio finiscono di lavorare, chiudono anche i distributori, tutto, e tutti vanno a fare sport. D'estate vanno a fare ciclismo, corse, robe, cioè d'inverno vanno a fare sci di fondo, dal bambino che ha 3 anni alla nonnetta di 90. Tutti vanno a fare sci di fondo, vanno a fare tutti fanno tutti stanno bene, tutti hanno una salute, per mai visto uno camminare in giro con un bastone. Tu vedi gente a 90 anni, dici, boh, qua mi sembra che ne hanno 60, entreranno a 90, cioè sparati anche su, l'età media è sopra i 100 anni comunque, là, perché stanno tutti bene, stanno con la natura, sono tutti sereni, tranquilli, cioè connessi proprio, cioè hanno un rispetto verso la natura perché sanno che quello che danno ricevono, cioè veramente è il stesso discorso come dicevi te, il discorso del cuore, di aiutare, cioè se tu sei fermo per strada su in Lapponia si fermano. Cioè, stai tranquillo, 100%, prima macchina che passa si ferma, chiedi se hai bisogno. Esempio di 2 mesi fa, cioè signora cade davanti al Despar, cioè sullo stradone, cade nel marciapiede, saranno passate in 15 macchine, non si è fermato nessuno, ha dovuto chiamare il suo compagno, che lei era a Rattisana e da Lignano sono 25 chilometri, è dovuto andare lui a prenderla. Ma dai. Non sto scherzando, lei ha detto, non è tanto che mi sono fatta male, ma il fatto che non si è fermato nessuno mi ha aperta in due, ha detto. Ma difatti noi abbiamo un'ignoranza che in Italia che si taglia fette, senso civico non ce l'abbiamo proprio. No, cioè piuttosto di no. Non sarà a caso che siamo i paesi più ignoranti dell'Europa, cioè, questo è un esempio pratico purtroppo, cioè, non ci rende molto fieri, ma è così. Comunque praticamente allora c'è questo cerchio, diciamo, delle donne che aiuta le donne a stare, cioè queste, diciamo, consorelle, diciamo, queste sorellanza, esatto, che stanno tra di loro, si aiutano, come fanno, una domanda, ad andare d'accordo tra di loro? Perché tante donne mi dicono che è difficilissimo andare d'accordo con un'altra donna e loro si trovano meglio con i maschi, per cui avere un cerchio di donne che vanno d'accordo tra di loro e non si beccano, non si parlano male dietro, eccetera, è quasi un miracolo. In realtà nel cerchio di donne arrivano persone che hanno voglia di stare bene, hanno voglia di guarire, quindi l'ego va in secondo piano e va in avanti la sorellanza e la voglia di mettersi in discussione, di crescere, di supportarsi e di diventare donne migliori.
donne connesse, donne che hanno voglia di elevarsi. Sì, donne con la D maiuscola. Con la D maiuscola, sì. Sì, donne e non femmine. Esatto. Guarda, me l'hai letta nella testa, Edu. E l'obiettivo sarebbe fare i cerchi maschili e poi unirli, quindi unire il maschile e il femminile e creare l'equilibrio dentro e fuori. Unire i due punti di vista, perché solo uniti. Sì, sono completi in se stessi, nelle loro armonie. Sì. Per Per fare questo bisogna avere donne con la D maiuscola e uomini con la U maiuscola. Sì. E nel vostro cerchio di donne quante siete, se posso chiedere? Allora, dipende. Ci sono diversi gruppi e vanno per risonanza. Fondamentalmente dipende cosa ha bisogno. Io ho tre gruppi diversi. Alcuni più che hanno bisogno di lavorare sul fisico, altri che hanno bisogno di lavorare più sul discorso, diciamo, emotivo, e altre che hanno bisogno invece, hanno un lavoro più spirituale, più diciamo Di crescita. di crescita, sì. Quindi dipende, sono diversi gruppi a seconda di cosa è la necessità per arrivare a essere una donna con la D maiuscola. Certo, ma tornando a questo discorso qua, secondo me anche, esempio, una cosa che fanno sempre, cioè, secondo me veramente siamo in un paese retrogrado che metà basta, perché no, veramente purtroppo io sono italiano per metà, però lo dico, cioè, mi dispiace, però è così. C'è una cosa che fanno lassù, cioè, a parte impartire dei libri vecchi come il Cuco e imparare le memorie come un baccalà, perché alla fine non ci metti del tuo, ripeti, prendi buoni voti in base a quanto sei solo stereotipato, no, perché ognuno deve avere la sua espressione di se stesso, cioè ognuno apprende in un modo diverso, ognuno ha una qualità diversa e apporta quella qualità alla comunità, non perché sanno tutti come dei birilli seguire la stessa roba. Una cosa che fanno lassù in base alla caratteristica del figlio, cioè del bambino, danno un'educazione leggermente differente, e questa è la cosa più bella, perché tiri fuori le qualità nel bambino. Ok, perché esempio, io mi dico conto, vabbè, sono anche pochi, sono 5 milioni, in Svezia sono in 10, però ci sta. Però se tu, esempio, hai una nazione, no? Cioè tu hai dei bambini, ok, ogni bambino ha una sua qualità, tu non vuoi che vengano su tutti dei birilli da manovrare, da spostare, cosa te ne fai? Nulla, sono degli inservienti. Ma se tu a ognuno sai tirargli fuori le sue qualità ed eccelle nelle sue qualità, questo quando diventerà grande, porterà un beneficio enorme alla comunità, alla nazione, a tutto. Questi diventeranno delle grandissime persone. Che avremo molte meno persone che studiano inutilmente per anni, cose che non gli piacciono, e si inseriscono in ambiti lavorativi che non sono soddisfacenti e che non gli permettono di accedere al loro stesso valore. Quella che tu dici è la chiamata, a me mi piace tantissimo, perché in inglese si dice the calling, sì. Ok, ce l'hai dentro, è quella cosa che hai dentro, e sai che qualche genitore qua lo vede che il bambino è estremamente talentuoso in questo, in quello, magari anche attraverso degli insegnanti come Silvia che sono connessi, che riescono anche a entrare in connessione con un genitore che è un po' annebbiato, perché dobbiamo dirla anche tutta, e riescono a fare in modo che questo bambino venga immesso. Ma quanti sono, Silvia, forse? È un grande lavoro da fare, per questo io ho portato il progetto nella scuola pubblica, di fare come progetto ponte tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. L'ho proposto così, perché proprio era lì il passaggio in cui, perché nella scuola dell'infanzia comunque sono ancora abbastanza, come dire, non toccati. Dalla terza elementare in poi si vede proprio un addensamento forte. Se loro sono forti delle loro emozioni pulite, vengono intaccati di meno. Quindi creiamo proprio un modo diverso di approcciarsi. Ad esempio, mi è capitato una volta, primo periodo che facevo didattica delle emozioni, un bambino, si vedeva che io lo vedevo che era triste, i suoi compagni, ho fatto girare i bigliettini. Allora, cosa pensavano? Che è proprio una tecnica della didattica delle emozioni.
quasi tutti pensavano fosse arrabbiato. Non era arrabbiato, era triste. Un compagno che pensava che era arrabbiato, magari gli rispondeva anche male. No, era triste. Quindi loro hanno cambiato totalmente atteggiamento nei confronti del bambino. Si risolvono i problemi prima che si manifestino in questo modo. Cioè è preventivo, ti mantiene in uno stato di allineamento con i sentimenti. Rimangono sentimenti e non si trasformano in addensamenti, cristallizzazioni, cioè disturbi poi, che si manifestano come disturbi. Però c'è tante soluzioni se uno vuole. Ah, Poi se partiamo da quando sono piccoli, quindi avere dei genitori consci e consapevoli, avere degli insegnanti consci e consapevoli e preparati e professionali, ognuno di loro nel loro, cioè non dobbiamo essere tutti olistici, ragazzi, Certo. però dobbiamo essere in grado di capire com'è che funzioniamo un attimo. Lo hai detto tu prima, come funzionano queste energie sottili e come funzioniamo noi dentro. Quando abbiamo dei genitori connessi, degli insegnanti connessi, riusciamo a crescere delle generazioni future che avranno, non sto scherzando, l'80, 85, 90% in meno di pare mentali e di patologie fisiche che si manifestano poi in età adulta, ok? Ed evitiamo di perpetuarlo di generazione in generazione anche. Io ho visto un video la settimana scorsa che mi ha colpito. Era questa mamma, c'era questa bimba, avrà avuto penso 4 o 5 anni, era proprio così, che gli fa, con questo vestitino tutto pagliettoso con l'unicorno, che gli fa, mamma ti prego compramelo. E lei fa, non c'avevo voglia di spendere 15 euro su una cagata, fondamentalmente ha detto, su sta cosa, e gli fa, no, perché al papà non piacerebbe. Lei lo ha rimesso giù, triste. Quando la bambina è entrata in macchina, lei si stava già rendendo conto la mamma di aver fatto un errore, uno sbaglio, no? E gli fa, dai, torniamo indietro a prenderlo. E gli fa, no, perché a papà non piacerebbe. E lì mi sono resa conto che avevo veramente sbagliato. Sono rientrata nel negozio, stavo piangendo, ha detto, di vergogna per me stessa. Ho ripreso il vestito. Quando siamo tornati a casa gliel'ho dato e ho detto non importa cosa pensa papà e non importa cosa penso io, l'importante è che tu sei contenta. Quindi non scarichiamo mai sui nostri figli delle scuse o delle giustificazioni, soltanto perché noi in quel momento non siamo capaci di prenderci coscienza della nostra frustrazione. E quello veramente lo ha detto con una semplicità, era una storia così semplice, Edward, un vestitino da 15 euro. È una mamma che si rende conto che stava danneggiando profondamente sua figlia e che però è riuscita a fare 20 passi indietro e a rettificare il tutto. E poi ha detto, dopo hanno fatto vedere anche il video di quando il papà è tornato a casa, che ha detto, Dio che bella che sei. E lei era tipo, Dio, cioè sta cosetta così di 4 anni, cioè dai. Quindi avere più veramente insegnanti che sono meno dogmatici, meno dentro il sistema, cioè della serie, se lì c'è scritto che devo fare ABC, faccio ABC senza questionarlo, quando magari ABC non ha un senso logico e non ha un senso pratico e non è funzionale, non è sano per i bambini, e neanche per gli adulti onestamente, se proprio dobbiamo guardarla, ma va bene, però avere semplicemente delle persone anche come Silvia, che dice lei un po' sono in incognito dentro, no? Sono nel sistema in incognito, che però applica le sue tecniche, applica il suo cuore, il suo sentimento per crescere una classe, una piccola generazione di persone che avranno innanzitutto un riconoscimento emozionale, quindi dire quella persona è triste piuttosto che arrabbiata, quindi la mia reazione sarà molto diversa in tutto questo, ok? Piuttosto che farci arrivare a 30, 40, 50 anni che poi siamo in casa, che non ci guardiamo neanche, non ci parliamo neanche perché non capiamo cosa sta succedendo fondamentalmente. Ed questo è l'ABC secondo me, Edward, è l'ABC di tutto, della felicità. Della felicità, sì. Sai, io mi sono sempre, guarda, mi sto accorgendo sempre più come sono stato veramente fortunato, a parte che si decide dove si nasce, ma fortunato proprio per i genitori che ho avuto, perché soprattutto mia madre, che a parte che era inglese, per cui è un altro modo di dire, però mi ha sempre detto qualsiasi cosa fai devi farlo perché ti rende felice, punto. Mai pensare alle reazioni degli altri, fregatene di cosa pensano gli altri, te ti fa felice, lo fai,
Importante rispettare gli altri, ma tu devi fare quello che a te ti va, perché la vita è tua. Infatti io a un certo punto non volevo più andare a scuola, e ho detto ma mi interessa andare a scuola. Infatti io terza media, cioè, tutto quello che l'ho imparato è nella scuola della vita, non sui libri, cioè, anzi sono anche un po' dislessico, per cui c'è proprio, no, veramente, dirla tutta, cioè, sono più uditivo io che visivo. Anche un film, io guardo un film, non riesco a guardare film e ascoltare allo stesso tempo, per cui delle volte spengo proprio il volume e mi immagino quello che stanno dicendo e poi mi faccio il mio film, e poi se voglio sapere cosa stanno dicendo allora metto l'audio e non necessariamente guardo, cioè divido le robe, cioè, ma su tante cose nella vita faccio proprio un percorso tutto mio, per cui cioè, vedo le cose in tutt'altro modo, cioè mai quelle che vengono dette, cioè, mentre se uno parla io non ascolto quello che dice, guardo la sua espressione, cerco di capire cosa vuole dire, che magari dice tutt'altro quello che pensano, per cui cerco di andare oltre, insomma. Ecco, per cui diciamo Spesso. ecco, questo è molto importante, cioè quello che viene insegnato proprio da piccoli, la fiducia proprio nei figli che si mettono al mondo, perché educare i figli è proprio questo, non dare un dogma che tu hai ricevuto, ma cercare di capire quello che lui è capace di dire o di fare o di trasmettere, che tante volte magari può essere anche molto diverso da quello che siamo stati noi, cioè, perché ognuno ha il suo percorso, no? Assolutamente. Per cui diciamo, questo tu fai, allora il cerchio delle donne, ok, come quello degli uomini, l'abbiamo capito che è molto importante, c'è volere, l'intento delle donne di stare insieme, non solo star là a babbare, ma proprio a volere fare un qualcosa per se stesse, unite, capiscono che l'unione fa la forza e si mettono d'accordo, dicono ok, invece che farsi i sorrisini finti e beccarsi le spalle, cioè ci mettiamo tutti d'accordo e tiriamo fuori quello che dobbiamo fare, e là nasce una sorellanza, che sanno che uno può dipendere sull'altro, che questo è una bella cosa. Il discorso è camminare mano nella mano. certo, ovvio che sì, basta volerlo. Cioè, questo, cioè, deve essere una cosa sincera, cioè, anche un amico, un qualcosa, non deve essere un appoggio, non deve essere una stampella, non deve essere un qualcuno perché per non sentirsi soli, deve essere un qualcosa che tu vuoi dentro te stesso. Non serve tanti amici, basta uno, ma anche se non hai uno, tu sei l'amico migliore di te stesso, per cui sei già completo in te, e tutto il resto che viene fuori viene perché lo vuoi, perché è una cosa pura, perché non perché tu cerchi un qualcosa per completarti, perché se tu ti completi in te stesso, il resto che viene è perché vuoi, non perché ne hai bisogno, no? Penso sia un po' questo anche, cioè io vivo così, cioè io più passa il tempo, più ho bisogno del tempo per me stesso. Il tempo per me stesso sì. è assolutamente sì, ci sono delle senza cose, prezzo. ci sono delle cose che devi fare per te stesso e con te stesso. Sì, io adoro il tempo come se, cioè, proprio c'è. Hai toccato le due tematiche di ieri e oggi, tu comunque, adesso Silvia no, te glielo spieghi tu. Che è appunto fare le cose per se stessi e l'amicizia. Sì, perché comunque ci sono delle cose che tu, per l'esperienza che hai vissuto tu personale, devi fare tu, da solo. Certo. Perché è un atto di coraggio che fai, magari, e hai bisogno di farlo da solo, senza dover appoggiarti a nessuno. E invece, d'altro canto, nell'amicizia, tu trovi la mano nella mano, come dici tu, non l'appoggio, e quindi diventa una cosa meravigliosa e diversa. E l'amicizia è capire quando devi essere presente e quando devi fare un passo indietro e lasciare che la persona faccia quella cosa da sola. E sostenerla con amore, Esatto. da lontano, in silenzio, senza giudizio, amandola. Certo. Ed essendo veramente lì quando arriverà il momento, e se arriverà il momento che questa persona ti chiederà un consiglio, un ascolto, un aiuto, qualsiasi cosa. Ma è quello il bello. Non è che essere amici vuol dire che siamo tutti quanti coppia carbone e facciamo tutti la stessa cosa, o perché siamo spirituali rimaniamo tutti a leggere gli stessi libri. No, l'importante è che è l'intento del cuore, e ritorniamo sempre lì. Se l'intento è puro di trovare se stessi e di bilanciare, come diceva Silvia, il celeste e la terra, quindi la divinità e la luce con la parte umana,
può esserci qualsiasi tipo di percorso, ragazzi, non importa. E l'amico cosa fa? Ti sta vicino, ti dice ok, capisco che devo fare 10 passi indietro, comprende quando devi farlo con una sorella che ha vissuto La un'esperienza stessa esperienza. e che può entrare in completa e in totale empatia con te e ti spinge a fare questa cosa per te stesso perché ti vuole bene, basta, finita lì. Ma sai una cosa che mi è venuta in mente adesso mentre state parlando? Sai perché solo tu puoi fare le cose per te stesso? Dai, dai. No, perché mi piace dare a volte. È semplice. Sì, Perché solo tu sei come te. ma certo. È Solo semplice. tu puoi vivere Sì. Per cui non lo quell'esperienza. puoi fare con qualcun altro, perché No. quel qualcun altro non è te. No. Per cui qualsiasi cosa dirà, anche se è simile, eccetera, però non sarà mai No, te. Per cui no. per forza fare una roba tra te e te. Esatto. Perché solo te sei te. Cioè, Esatto. È semplice. Cioè, E però l'aver vissuto quell'esperienza, specialmente in un ambito terapeutico, possiamo dire, o comunque quando ci mettiamo a fare questo tipo di lavoro, comunque veramente siamo attivi nel portare l'amore in azione, quindi nei gesti che facciamo e che compiamo giornalmente, che siamo un operatore olistico, che siamo un medico, uno psicologo, che siamo la macellaia, la panettiera Esatto. o la signora Maria che la sei in pensione, ok? Che siamo chiunque, la parte importante è che quando lei mi racconta la sua esperienza, io che ne ho vissuta una simile, riesco nell'emozione a entrare in empatia. Esatto. Quindi entro in E una prendere sorta di la mano. profonda compassione e semplicemente quando la tengo così e la guardo abbastanza. è abbastanza. Lì è quel momento dove ciao fratello, ciao sorella umana, ti sento in questa esperienza, sono Esatto. qua con te, Esatto. so che fa male, lo riconosco, ma basta che mi fai un passo di là e va, Esatto. e cade. Vale di più E tu un vai abbraccio oltre. di 1000 parole. Vale più un abbraccio Certo. di 1000 parole. Sì. E questo è il bello perché poi tu acquisisci saggezza nell'esperienza. Cos'è l'esperienza? È la saggezza di comprendere cosa questo corpo è capace oddio, di provare. non per tutte le esperienze saggezza, cioè, certi fanno esperienze nell'opposto. Sì, cioè, teoricamente dovrebbe essere la saggezza, Sì, perché se sei teoricamente. presente e hai l'intento e fai delle scelte che ti portano nella tua verità. Ecco, fai delle scelte che poi Cioè, questo sì, è però la tua esperienza. pensavo che per il programma che stiamo facendo fosse Sì, sottinteso, ma no, non no. tutte le esperienze sono saggezza, alcune ti Ma portano non è proprio detto. in mezzo al mare. È vero. Cioè, Però ti dà appunto quella saggezza di capire come interagire con un altro essere umano, certo. come veramente soltanto con un abbraccio ti sento, O come non interagire. o come Esatto, sì, perché almeno questa saggezza ti porta a una consapevolezza, Certo. perché se no non ha senso, cioè, rimani sempre là, non incrementi, cioè non vai oltre, non finisci. Ecco, per cui, adesso il discorso, scusa che ti interrompo ogni tanto, però siccome abbiamo scritto dei punti che ovviamente chi ascolta il programma magari vuole ascoltarli. Allora, il discorso è che tu parlavi della parte lemuriano, come si chiama? Sciamanesimo Sì, lemuriano. sciamanesimo lemuriano. lavori Ecco, con- cosa sarebbe? Lavori con gli elementi. Dunque, lo sciamanesimo lemuriano è uno sciamanesimo molto, molto puro, molto in equilibrio. Ok. Luce e buio sono elementi dello sciamanesimo, quindi viene proprio equilibrata, anche se vuoi, la parte maschile e femminile, la parte terra-cielo, e tutti gli elementi concorrono. Ci sono gli elementi misti, ad esempio fuoco e terra diventa lava che purifica e stabilizza. È molto molto completo, ha un approccio differente dallo sciamanesimo normale, che è più legato alla terra, cioè anche al cielo, ma è diverso, molto diverso, perché comunque ne ha approfonditi principalmente 2, toccato un pochino norreno, principalmente celtico. È diverso,
segue la Terra più che altro. La Luna sì, ma non lavora a un livello così fine, ti mette proprio in contatto con l'elemento, con la vibrazione dell'elemento, che è come i colori. È una vibrazione specifica che ha un'azione specifica. Quindi la terra stabilizza, per esempio, il fuoco purifica, l'acqua lava, un'emozione pesante, ti mando acqua. Acqua, ti faccio lavorare con l'acqua, ti faccio entrare in un fiume e lavorare con l'acqua, sentire l'acqua, diventare acqua. Ti faccio lavorare con la terra, le mani nella terra, diventi terra. Come puoi usarlo in guarigione invece a livello più sottile, tu come operatore entrare nella frequenza dell'elemento e usarlo per la guarigione. Quello sono due lavori differenti che fai con questo tipo di sciamanesimo. Uno è sulla guarigione, l'altro è sulla connessione e lasciarsi attraversare, l'imparare a battere il confine, cioè diventare una cosa unica con la terra. Ok. Io avevo una domanda per Silvia. Lemuria. Mhm. Me lo spieghi? Io ho letto 1000 cose e sono tantissime informazioni. Cioè, visto che tu hai fatto appunto lo sciamanesimo Sì. lemuriano, volevo proprio chiedere a te se cioè, Lemuria. Allora, Cos'è? Lemuria è l'esempio di società che dovremmo avere. Ah, ok. Grazie, che bella, proprio chiara sul punto. Nel Bellissimo. senso che a Lemuria, per esempio, l'uomo innalza la donna. La donna ha un ruolo sacerdotale e tiene in piedi la struttura e l'uomo la supporta occupandosi di ciò che è la terra e la magia della terra. La donna ha un ruolo diverso. Poi c'è il capo sacerdote che è un uomo, ma è uno. Ma viene svolto tutto al femminile. L'uomo è veramente la casa, cioè si occupa di ciò che dà stabilità, concretezza. Ok, ma in senso pratico, nella società, che ruoli avrebbero? Cioè, Allora, sostanzialmente l'uomo si occupa proprio del discorso villaggio, tra virgolette, casa, e magia di terra, quindi erbe, pietre, connesso, stabilità. E la donna invece dei lavori di altezza, di creazione. Sì, di creazione. Quindi l'uomo è terreno e la donna celeste. Sì. Detta proprio così Sì, volgare. si bilanciano, cioè Sì. si intersecano e si intersecano e si bilanciano. Ma Lemuria effettivamente è esistita, quindi Sì. Cioè, questa è la mia domanda. Sì. È esistita. ma sarebbe una società, Lemuria? Tipo gli Atlantidei, penso, come la vecchia Atlantide c'è anche stata Lemuria. Infatti ho letto Sì. moltissimi articoli in correlazione fra Atlantide e Lemuria. Siccome negli ultimi anni stiamo parlando un sacco di Atlantidei, Lemuriani, Pleiadiani, Venusiani, tutta una serie di frequenze vibrazionali che noi umani portiamo dentro di noi, ok? Assolutamente. Che sono sì. appunto delle programmazioni, detta proprio così, quindi delle indoli che noi abbiamo a voler ristabilire un ordine societario, culturale, umano in base a delle società che lo hanno già vissuto fondamentalmente, ok? Esterne al nostro pianeta o che erano proprio qua sulla Terra. Esatto. E ogni volta che leggevo appunto degli Atlantidei erano sempre in connessione con i Lemuriani, però c'erano così tante informazioni. Poi quando ho conosciuto Silvia ho detto aspetta, allora siccome ci conosciamo da 6-7 mesi, lei non gliel'ho ancora mai chiesto, quindi glielo chiedo oggi, cioè che è un'ottima occasione. Sì, è dimensione elementale. Ok. Quindi proprio legati agli elementi Ma quindi elementali. ti faccio un'altra domanda, siccome Sì. ne sai di più. Ma Atlantide è arrivata prima di Dopo. Lemuria? È arrivata dopo, quindi Lemuria era precedente? Sì. Ok. Ma cioè in contemporanea anche. Quindi prima, ma in contemporanea. Ok. E poi c'è stato Come prima in contemporanea, vero? Ok, bene. Sì, è venuta prima, ma c'è stato un lavoro in contemporanea. Quindi si sono Anche si sono toccate. toccate. Sì.
E E- Atlantide? Visto che ci hai detto di Lemuria. Allora, Atlantide è, diciamo, la versione saggezza di Lemuria. Lemuria è il cuore e Atlantide è la saggezza. Ok. Direi che è la definizione più semplice per spiegare una cosa complessa. Ok, bene, ok. Sì, E insieme... bene, bene, bene. Ecco, mentre il discorso del sciamanesimo celtico, Lo sciamanesimo celtico, allora, è stata una mia passione sin da piccola perché, vabbè, io sono sempre stata molto connessa con la natura, quindi sono partita fondamentalmente prima dal Reiki, poi da lì subito, perché comunque la nostra zona è celtica, quindi comunque ho sempre sentito il richiamo di, cioè, voglio dire, sopra Lecco c'è la Grignetta che è una montagna sacra ai Celti, quindi lì c'è un'energia proprio celtica. di quale zona stai parlando? È Lecco. Lecco. Sopra Lecco la Grigna è una montagna sacra ai Celti. Però anche la nostra zona è molto celtica. Assolutamente Il sì, Friuli è assolutamente sì, tantissimo assolutamente celtico, sì. tante cose celtiche come tradizioni, C'è proprio come questa robe, zona, diciamo così, Alta, vero? alta, So. ma scende anche giù fino al Ticino. Ok. Sono, diciamo, leggermente diverse, cioè parte dalla zona di Torino, fa tutto l'arco Ok, e scende fino al Ticino più o meno. Ed è della nostra cultura di terra, cioè la nostra antica cultura di terra, ok. E che era molto connessa con la terra. sì, ma e cos'è che distingue il sciamanesimo? Perché uno dice ok, io faccio delle cose con la terra, ma cosa sarebbe? I cicli, ringraziare a ogni passaggio di ciclo, fare un ringraziamento alla terra per quello che ci offre, a seconda. Non lo so, per esempio a Imbolc di solito pianti il seme e ringrazi per quello che poi arriverà, metti in cantiere le cose, è una cerimonia delle luci, quindi accendi la luce nel buio. È molto Quando cade Imbolc? a febbraio. Il nostro carnevale, vero? Circa? Più o meno. Sì, Sì. più o meno. Perché ogni festa cattolica o cattocristiana, possiamo dire, societarizzata, È un c'è, riciclo. cioè, giustamente era già prima ed era... Sì, ma tu sai com'è nato quelle cose? Perché praticamente andavano, cioè, hanno adottato i romani, perché prima adottavano più il discorso dell'ebraismo, poi hanno adottato il cristianesimo, se lo sono fatti loro e andavano in giro e dicevano ok, guarda, tu vuoi far parte di noi, accetta anche questa parte di te, per cui se tu eri pagano, hai questa festa, bene, continua a celebrarla, ma come il discorso nostro, come Tanto esempio, scusa. Tanto che Brigida diventa Santa Brigida. Sì, Per è quello dire. che dico, praticamente è tutto Giusto uno per spiazzamento di tutto un po', Sì. butta dentro, purché tu diventi Sì. un nostro adepto. Ecco, Sì. questo è un po' il concetto. Sì, sì. Perché cioè, sai una cosa pazzesca che io, insomma, cioè, l'ho scoperto da poco. Praticamente l'albero di Natale, tu la sai? No, Io l'albero no. di Natale praticamente è nato nei paesi scandinavi, principalmente in Svezia, ma l'albero di Natale era un discorso dei vichinghi che loro in quel periodo praticamente facevano delle cerimonie, tagliavano la testa ai schiavi e le appendevano sull'albero, sui pini. Non lo sapevo io. Le non lo palline di Ovviamente Natale. hanno vari colori, biondi, rossi, neri, eccetera, per cui le palline colorate in realtà erano il colore dei capelli degli schiavi, che gli mozzavano la testa per fare la cerimonia, col sangue facevano i loro riti, roba eccetera, e appendevano sugli alberi. Spiega perché non voglio mai fare l'albero di Natale, non lo faccio mai, No. si spiegano alcune Per cose. cui loro mi hanno detto ok, tu continui a farlo, ma devi adottare il discorso cristiano che in questo periodo c'è l'albero di Natale, c'è tutto un discorso, c'è veramente una cosa che ho scoperto da poco, ho pensato ok, ma ce ne sono tantissime altre sì. di sequenze, per quello io ti dico, cioè, la parte celtica esisteva prima della parte romana, Sì, sì. per Sì, cui assolutamente diciamo, sì, sì. senza ombra di dubbio.
Infatti noi il femminile noi tendiamo a festeggiare più Imbolc, Beltane, seguiamo Esatto. gli equinozi, i solstizi, seguiamo i cicli lunari, cioè noi tendiamo anche questi, come tanto uno lo dice, che cos'è lo sciamanesimo? Lo sciamanesimo è innanzitutto rientrare in una sorta di stato, cioè proprio da vocabolario ti dice colui che resta ed è in uno stato di estasi, ok? Che cos'è l'estasi? È in un momento di profonda connessione, quando il tuo cervello a livello biologico sta producendo un'ormonalità che ti porta a, diciamo, togliere tutti i veli e vedere il divino, cioè vedere Dio, vedere il creatore in tutto ciò che ti circonda e renderti conto che in quel momento, con quell'energia, se tu agisci con intento, come stavi dicendo tu all'inizio, agisco in un certo determinato modo, chiedo qualcosa perché attraverso quel gesto sto facendo una richiesta e ricevo una risposta. Noi tendiamo proprio a farlo, ed è anche tante persone che quando leggono magari dei post, oggi è luna piena, facciamo il ritualino con la candela, state facendo sciamanesimo, sappiatelo, cioè giusto per dirla così. Esatto. È un atto sciamanico. Sì, Sì. che poi una cosa strana del discorso sempre dei vichinghi, in Norvegia, una cosa stranissima, che io non avevo mai visto, le chiese cattoliche con i draghi. Sì. E dico, ma cosa c'entra il drago con la chiesa cattolica? Praticamente, siccome loro veneravano i draghi, gli dei, le robe, ci ha detto, ok, tu continua pure a venerarli e li puoi mettere anche sulla chiesa, l'importante è che diventi cristiano. Allora, capito? Allora, cioè, praticamente Disallineamento. sì, e allora trovi tutte queste chiese con i draghi che escono fuori le robe, eccetera, e dice, wow, è veramente stranissima sta cosa. Per quello io capisco come è un arricchimento di tutto di più alla fine. Dove sono andati a conquistare per farli, capito, convertire, dicevano ok, tieni le tue tradizioni e le incorporavano. Per quello abbiamo tantissime celebrazioni celtiche proprio. Sì, le celtiche sono pedissequamente, cioè tutte le hanno prese, né una ne hanno saltata. Ma dai. Sì. Sì. A giugno cos'è San Giuseppe che si fa il mazzetto? Che noi qua Sì, facciamo il ma mazzetto cioè- di San Giuseppe, cioè Sì, è tradizione, tradizione celtica quella. Tutte le più e le meno. Sì, che Anche poi quelle- sarebbero tra virgolette considerate pagane, secondo discorso, però le hanno incorporate. beh, Per cui sì. non è di più diventata Sì. pagana. no. Giusto. No, cioè Santa soltanto Benedetta. cioè, Boh. della serie, cioè, Sì. cioè dire tomato, come Sì, dicono sì, gli inglesi, sì, cioè, sì, dai, sì, per sì. favore, Tira insomma, dentro no? tutto, che tutto Fabiava, come si dice. Hai capito? Sì, dai. Comunque io Ecco. volevo sul celtico, appunto, volevo condividere il come io ho incontrato Silvia. Allora, io sapevo che dovevo incontrare Silvia attraverso degli amici che abbiamo in comune, che mi hanno detto vogliamo presentarti questa persona con cui abbiamo fatto Reiki. E ho detto, buono, ok. Siamo andati per il compleanno di Silvia. Io l'ho saputo circa 3 settimane prima. E io per 3 settimane vedevo fatine dappertutto, o fisicamente come delle statuine, o vedevo questi speck neri che girano e io li associo a delle fatine in giardino, in casa, durante le mie sedute. Insomma, cos'è? Essendo che io sono molto alta, sono molto celeste, chiamiamomi un po' così, vedere così tanto terreno, cioè, era tipo strano per me, stavo dicendo, oddio, aspetta che sto con la mongolfiera, sto scendendo a terra, cosa succede? E provavo a capire i messaggi, ma per settimane dicevo, ma cos'è? Poi incontro Silvia, le porto la piantina e tutto, dopo 10 minuti che siamo in soggiorno comincio a prendere coscienza, entro in presenza di dove sono, il muro di casa di Silvia tappezzato dei suoi disegni di fate, con sti occhi grandi così, che mi guardano e dicono, l'hai capita adesso? Ci sei arrivata? E io ho guardato lei e gli faccio, ah, e lei, e in quello ci siamo capite, non è servito dire null'altro. E la prima cosa che lei mi ha detto, mi fa, tu devi imparare a fare questo dal basso verso l'alto, mentre io devo imparare a fare questo dall'alto verso il basso. E lì c'è stato un momento di, adesso ho capito cosa mi mancava. Lei mi ha dato quella parte tramite appunto questo sciamanesimo, cioè proprio il lavorare con la terra, quindi con gli elementi primari,
che io non avevo, perché io sono abituata a lavorare con le energie molto più eteriche. Sì. Cioè, quindi io sono tipo con la mia luce che volo, lei invece con le mani nella terra dentro il fiume che balla e che suona il tamburo, capito? Quindi abbiamo dovuto fare tipo uno shift. Io le ho prestato le mie luce e lei mi ha prestato il tamburo e il costume da bagno per andare a bagnarmi fondamentalmente. È forte. Ma per cui tu hai anche un tamburo? Sì, io ho diversi strumenti. Ok. Diciamo che allora per la parte più sottile ci sono le campane di cristallo, che comunque sono di cristallo, quindi Sì, terra, Sì, sì, sì. e altrimenti il tamburo. Sì. Il tamburo è tanta roba. Ma questo tamburo come fa? Il tamburo manda in frequenza. Ok. Cioè, Ma l'hai fatto tu, essenzialmente l'hai preso sarebbe... da qualcuno? No, in realtà me l'ha dato una signora che è una signora che è stata Findorn, in inglese, sai che che è uno dei primi ecovillaggi Ok. che sono stati fatti che in Scozia, e gentilmente me l'ha donato. Ma che bello. E guarda Bellissima caso questa cosa. dicono che là ci sono le fatte che fanno crescere le piante. Comunque qua in Friuli ci sono tantissimi operatori che ti offrono appunto il poter costruire il tuo tamburo sciamanico. Esatto. Ovvero tu vai lì, ti scegli il legno, ti scegli la pelle, ti scegli tutto quello con cui vuoi costruire, ovvero cosa ti senti che sei in risonanza, con che legno sei in risonanza, con che pelle sei in risonanza, e loro proprio ti insegnano come tirare la pelle, Sì. come intrecciare il tamburo. Il secondo giorno fai il battacchio proprio per suonarlo, ed è un'esperienza molto bella, perché è bellissimo andare in un negozio e comprare un tamburo, per carità di Dio, non ve lo nego, cioè ogni tanto vai dentro e vedi, ci sono dei luoghi che hanno veramente una selezione pazzesca, che hanno dei prodotti meravigliosi, però il farlo, e io sono 2 anni che sto provando ad andare a farmi il mio tamburo sciamanico e non ce la faccio, perché ogni fine settimana che c'è il corso per fare il tamburo sciamanico io ho già degli impegni, o sto insegnando o sono via o e niente a caso, No. perché non sono ancora pronta, si vede, non è ancora il momento Forse per me, perché è no? troppo terreno il discorso. E forse perché devo lavorare ancora molto più sulla terra, giustamente, però mi ha fatto sorridere, perché proprio quando ho conosciuto lei mi fa: dai, da sotto a sopra tesoro, non più da sopra a sotto. Wow. E da me è stato uno scambio, Wow. cioè, Da sopra a provvidenziale, sotto, da sotto a mettiamola sopra. così. Le fattine ci hanno fatto incontrare. È bello questo, perché vedi, quando tu vibri a una certa frequenza, come dicevo prima, tu incontri e si avvera quello che sei, quello che ti manca, quello che cerchi, come se dall'alto ci fosse un gran direttore dell'orchestra e ti mette in contatto con quelle persone che vibrano con la tua stessa frequenza, e più tu sei cosciente di questo e più cominci a entrare in un'altra traiettoria proprio, e più più trasmetti, più ti torna, più arriva, più tutto, c'è una cosa che... Ma il bello molto è che bella. da questi amici in comune io e lei siamo state contattate nello stesso modo, cioè tipo con lo stampino, hai capito? Un anno prima questo ragazzo ha contattato lei tramite Instagram e lei gli ha detto: dai, vieni a fare il corso Reiki. Si sono incontrati, si sono piaciuti, i ragazzi sono andati a fare il corso Reiki. Un anno dopo lo stesso ragazzo cioè via Instagram mi fa: oh, che figo, tu lavori con le onde teta, posso incontrarti, che figata. Stesso identico, quindi lo stesso metodo di approccio anche, e quindi vuol dire che io e lei abbiamo dei bypass molto simili, tra le altre cose abbiamo comunque dei canali aperti che sono molto similari, perché se 2 persone ci approcciano allo stesso modo e facciamo 2 cose che sono praticamente complementari, complementari opposti, cioè, capito? Eravamo già fondamentalmente nel campo l'una dell'altra da molto tempo prima che ci conoscessimo, fondamentalmente. Questo è destino, quello che io chiamo gli incontri Certo. predestinati. Certo. No, interessante come no, era interessante capire come succede, cioè quello che vi connette, capito? Cioè nel senso, questa persona che ha connesso l'una, ha connesso l'altro, eccetera. Se proprio per farla, cioè facciamo parte della stessa famiglia d'anime, ovvero anime incarnate che hanno una frequenza madre che parte dallo stesso tipo di luce, ok? Mettiamolo un po' così. Mhm. È come
quando sei in un'orchestra e hai tutti i fiati, ok? E diciamo noi siamo tipo i clarinetti, mettiamola un po' così, ok? Quindi abbiamo tutti quella frequenza, siamo tutti diversi, per carità, ma la frequenza madre è sempre quella che gira sotto. E ci riconosciamo come... Io non, cioè, col tempo ho imparato proprio a riconoscere i miei fratelli e le mie sorelle tipo ad abbraccio, ciao, fratello, sorella, si sa subito. E ci sono delle tematiche che abbiamo in comune normalmente, quindi decidiamo quando ci incarniamo di incontrarci a certi momenti della nostra vita. Perché? Perché in quel momento probabilmente saremo pronti a ricevere ciò che abbiamo da darci effettivamente, o ad espletare qualcosa che siamo venuti qua a fare assieme. Quindi io dico di lei sorella, lei ha scelto di fare proprio l'esperienza più basica e terrena, io quella più celeste, e ci siamo incontrate in un momento preciso della nostra vita, entrambe a 40 anni, per effettivamente portare insieme questa cosa, quasi come un ingranaggio che si deve unire per il femminile. Sì. Perché abbiamo vissuto delle esperienze di vita anche a livello femminile molto simili, io e Silvia, tra le altre cose. Quindi siamo entrate subito in empatia, io e lei, cioè proprio sì, subito sì, sorella ti sento. Sì. Cioè, no, mi piace ascoltare questo, perché c'è chi magari è arrivato tramite una sofferenza, chi magari tramite una conoscenza, e allora mi piace ascoltare perché acquisisco anch'io conoscenza, cioè, no? Perché io ho tutt'altro, cioè secondo me sono un solitario, tra virgolette, cioè io parlo direttamente con qualcosa che mi sta sopra e praticamente mi dice cosa fare, e automaticamente anche mi fa anche dei test alle volte, le persone che mi arrivano, a vedere come mi comporto, questo, cioè, sì, ancora abbastanza, perché ormai lo so già, per cui sono già abbastanza pronto. Sì, e mai uguali, sono sfumature diverse, cioè, per cui diciamo, ecco, e a me le persone mi arrivano più che altro, cioè, non per persone in comune, perché io come tipo di vita comunque faccio un tipo di vita abbastanza solitario, tra virgolette, tra me e me, per cui mi consulto con me stesso, mai con altri, cioè è tutta una cosa, cioè è dentro one man band, come si dice, ecco. Sì. Per cui e poi le cose arrivano, se io penso una cosa magari mi arriva questo, ho bisogno di quello, arrivo quello, cioè, oppure mando quelle persone che magari hanno bisogno magari di quel consiglio, quella parola o quel qualcosa eccetera, che poi alla fine non sono nessuno per consigliare, ma capito, magari dico delle cose che potrebbero essergli utili eccetera, e mi arriva così, capito? Esempio, è come noi, la nostra conoscenza è arrivata tramite Gianluca, che lui ha scritto la radio, capito? Non era un amico in comune, roba eccetera, e da là, capito? Cioè nel senso che arrivano le persone, capito? Non c'è mai un qualcosa in comune, a parte te che conosci, ma da parte mia, siccome non ho connessione, cioè arrivano, capito? Forse sanno, dice, ma è un po' sfigato, cioè diamogli una mano, ma diamogli qualcuno, cioè non le ha da solo. No, perché con Gianluca poi è stato molto così. Sì. Ciao Gianluca. Lui ha detto proprio, ha ascoltato la trasmissione 2 o 3 volte, poi me l'ha girata, mi fa ascolta, e ho detto che figo i programmi per noi, appunto, è stata la prima volta, ho detto, i programmi per noi, anche in italiano adesso, sì. E a un certo punto mi ha detto che era fuori a camminare e gli è venuto questo enorme bisogno di scriverti e di dire c'è questa persona, e mi si è aperto il cuore, ha detto, quando ho fatto questa cosa. È stato canalizzato, lui ha detto, infatti, a fare questa cosa proprio. Sì, cioè ci sono molteplici modi. Io in particolar modo, quando sento che c'è la chiamata, cioè sento che ho bisogno dei miei fratelli e delle mie sorelle d'anima per compiere qualcosa, perché adesso siamo in una fase dove possiamo veramente cominciare a spianare la strada e a creare, come dico io, come si dice in italiano, gather, prendere l'energia, raccogliere l'energia, e cominciare a crearla, cioè a trasmutarla e a manifestare. Sì. Quando sento che arriva il momento, normalmente è un annetto prima, vado in manifestazione e dico, creatore, richiesto che i miei fratelli e le mie sorelle d'anime, chi è arrivato il momento che io incontri, perché proprio anche a livello animico c'è una parte della nostra anima che gestisce questo, gli incontri e il tempo, dove, come, quando. In base alle linee temporali dove siamo, la nostra anima fa scattare quello, dice ok, din, molteplici persone vengono attivate, vengono canalizzate, sì, e entriamo in connessione. Sì. E questo si chiama destino. Ok, bene. E come
lo vedo io proprio questa linea, questa rete in alto che si illumina. Sì, Sì. tipo quello di Natale. Sì, Con sì. i È puntini. come io il discorso che raccontavo all'inizio, che ero in Lapponia e si sono presentate queste persone in mezzo al nulla, cioè, Din din din. esatto, Sì. come dall'alto, ping, vai lì, in Esatto. quel momento, in quel secondo, passavo 5 minuti, neanche 2 minuti prima o dopo, o magari non mi fermavo, eccetera, non sarebbe mai successo. Esatto. Per cui è tutto, capito, è tutto organizzato, tra virgolette, da lassù. Perché ovviamente abbiamo i nostri limiti, per cui se abbiamo nessuno da lassù che ci dà una mano, Sì, ciao. buonanotte, allora. Sì, capito, buonanotte. Aspetta, gli diamo una spintarella un Sì. attimo. Aspetta, un secondo ce la fanno adesso. Però tu sai una cosa, io da quando ho cominciato ad andare lassù, che era ottobre 2020, che ho cominciato a vivere nel camper, adesso siamo 2022 e vivo ancora in camper. Perché io non ce la faccio star senza, cioè è il mio stile di vita, perché ti porta a essere in contatto con quanta acqua usare, quanta elettricità usare, tutto questo, capito? Cioè diventi anche responsabile e anche più a contatto con quello che veramente hai bisogno, quanto gas hai bisogno per cucinare o per riscaldarti, per cui sei più a contatto con la realtà, mentre una casa eccetera è tutto comodo e non ti rendi conto di quanto sia importante l'acqua, perché l'acqua è importante e non usarla nemmeno tanta, se no poi rimani senza, cioè impari a capire anche di più come usare gli elementi, poi parcheggi dove vuoi, se decidi dove vuoi dormire, cosa vuoi vedere, dove vuoi mangiare, cioè capito, sei per conto tu nella tua navicella e vedi un'altra realtà e capisci quanto poco basta per vivere, perché anche se c'è un piccolo armadio con le cose, ma alla fine usi sempre quelle cose e io dico ma veramente quanto poco serve per vivere, pochissimo. E allora in questo modo qua io cerco di tenere un pensiero semplice, ma cioè una vita semplice con un pensiero elevato, perché se tu fai una vita complicata non potrai elevarti a livello di pensiero, per cui più semplice ti tieni più riesci a elevarti. E allora per questa mia scelta, poi ogni tanto come quando sono qua al Piper io lo considero un piede a terra, cioè nel senso ci dormo, ma la mia casetta è lì su 4 ruote. Cioè, Perché la tua casa è il mondo. Sì, ma la nostra casa è di Esatto, tutti, la nostra è il mondo, casa non è il solo mondo. mia, cioè di tutti, cioè, è solo che delle volte pensiamo che la nostra casa è dentro quelle 4 mura, ma no, non è un nostro limite, perché stiamo lì dentro, ma in realtà è fuori che devi vivere, capito? Oltre che dentro, certo che vivi bene anche dentro, perché è il tuo rifugio, tra virgolette, però devi vivere anche il fuori, perché se no non sei in contatto con la natura, non sei in contatto con gli elementi, non sei in contatto con quello che ti circonda, che poi noi siamo fatti di natura, abbiamo bisogno di natura ed è quello che ci tiene vivi. Ecco. Noi siamo minerali, noi siamo proteine, noi siamo appunto vitamine, noi siamo parte di tutti i piani di esistenza, ok? Sì. Quindi noi siamo una composizione meravigliosa, quindi anche appunto conoscere la terra, lavorare con i cicli della terra, specialmente per noi donne, renderci conto che siamo proprio in ritmo, ok? Se noi cominciamo a conoscere il nostro corpo, ci rimettiamo in connessione con il nostro corpo, ci rendiamo conto che noi seguiamo i cicli lunari. Sì, ma anche per l'uomo, non solo per la donna. Siamo noi proprio a livello biologico, cioè parli per abbastanza te, ma anche palese, l'uomo. no, giustamente, cioè proprio per noi è palese, giustamente. Ah, beh, sì. Sì, E ti ok. accorgi anche che ti sincronizzi quando sei in empatia con un'altra donna. Sì, ti è vero. sincronizzi Sì, a sì. livello Me l'hanno detto, biologico. Sì. Cioè, e Sì. dici, come fai a negare una cosa così palese, Sì. così evidente? E allora capisci che l'energia è tutto, muove anche il fisico l'energia, Esatto. cioè questo è già una dimostrazione che ti allini, vuol dire che l'emotività, c'è l'energia che gira, influisce sul fisico, per cui questo è molto importante, avere sempre energie positive, cose positive, energie alte, frequenze alte. Se una persona è lamentosa, è pigra, eccetera, eliminarla dalla nostra vita e noi tenere solo persone che ci aiutano nel nostro cammino ad elevarsi, andare oltre, eccetera, perché se no non ci eleviamo, rimaniamo là, rimaniamo fermi lì e avremmo fatto una vita per cosa? Cioè la nostra vita è per elevarci, se non ci eleviamo che senso ha il tutto? Rimaniamo là. Continuiamo a fare questi cicli. Continueremo a girare sulla ruota del criceto
fino a che non ci rendiamo conto che non dobbiamo per forza girare sulla ruota del criceto, ma che possiamo anche scendere. Ci sono altre cose oltre la ruota. Se noi crederemo con fermezza quello in cui crediamo, si avvererà. Però Sì. devi volerlo, devi avere l'intento. Se tu hai l'intento, si avvera. Se non hai l'intento e il motivo del perché tu credi in quella cosa, non si avvera. E metterlo in azione. Certo, Perché- però quando tu ci credi e fai un lavoro su te stesso e sai il perché ci credi, automaticamente sei connesso, perché tu sai perché ci credi, non è che ci credi come un dogma, ma sei cosciente del perché. Viene, per cui viene da dentro, viene non da da dentro, fuori. viene da dentro, Sì. come hai detto te all'inizio del programma, viene dal cuore, Viene dal cuore. perché tu sei connesso col tuo Esatto. cuore e tutto parte da là. Se non parte, è come comunque sia, tornando al discorso di Gesù, anche lui ha insegnato che tu devi mettere a parte te stesso per arrivare a Dio. Ed è vero, cioè non è che te stesso che ti uccidi, no, ma te stesso come ego. E allora Sì. tu rimani puro e puoi innalzarti. Assolutamente Perché se sì. continui a ragionare come un ruolo, il tuo ego, questo e quell'altro, non riuscirai mai a uscire da quel guscio. Ti identificherai con quel guscio, con quel guscio, ruolo, quella con quel scatola, corpo, con quel quelli ruolo. che poi alla fine è basato su insicurezza. Perché se tu sei sicuro non ti classifichi dentro un ruolo, una macchina, una casa, un qualcosa. Sì, No, quello è dato sull'insicurezza, dall'insicurezza. sulla scatola che ti viene data. No, te la sei creata, l'hai accettata. Anche- l'hai accettata. L'hai accettata. Sì, L'hai cercata magari. L'hai cercata magari sì. anche, sì. Per cui è perché ti ha dato quella finta sicurezza e la gente cos'è? Ha paura di togliere, perché se domani Esatto. la toglie Cosa fa? non riesce più a identificarsi. Per quello tanta gente quando va in pensione va in crisi perché non riesce più a identificarsi chi è, perché si è identificato come un ruolo di un lavoro alla fine. Esatto. Cioè, per cui bisogna andare oltre questo, perché comunque ci lasceremo tutto. L'unica cosa che ci porteremo via sarà la nostra anima e la nostra esperienza in questa vita. E Per cui- l'amore. è l'amore, Esatto. però fa parte del nostro percorso. L'amore. Sì, per cui è meglio cominciare Quello già sempre. adesso a ragionare fuori dai ruoli. Cioè, i ruoli vanno bene perché devi portare a compito delle cose tue, anche perché vivi in un mondo materiale, ma non identificarti con quel ruolo. E se no finiamo per identificarci con una macchina, con uno status quo, no, perché nel momento che crolla quello siamo finiti. Sì. Invece no, noi siamo ben altro e dobbiamo essere coscienti di questo, perché è questo che ci aiuta ad andare avanti, ad essere felici e pieni in noi stessi, no? Cioè, lo vedo Sì. un po' così. Sai. Senza ombra di dubbio. Cioè, proprio- Ecco, e delle altre cose che tu volevi apportare? C'era qualcos'altro per caso o hai detto più o meno quello che, Più o meno, che mi ti sembra sentivi? che siano uscite tutte le tematiche che Beh, dai, volevo questo è bello. affrontare, che volevamo affrontare. Per cui diciamo quello che tu vorresti, cioè, trasmettere di tuo alle persone, diciamo, qui, a livello di quello che tu stai facendo, che va dal sciamanesimo lemuriano, quello celtico, al cerchio di donne, al discorso dei colori, dei Sì. bambini, cioè cosa ti sentiresti di mandare o di trasmettere come messaggio che può essere utile per tutti noi che stiamo Sì. ascoltando, insomma, che stanno ascoltando da casa, che ovviamente sono curiosi Sì. cioè, che tu sei venuta qua questa sera ad apportare. Allora, di vivere nel proprio cuore, di portare l'amore in azione, di imparare a sentire e a sentirsi e di riconnettersi coi propri sentimenti e di circondarsi di persone che siano sorelle, fratelli e insieme creare un nuovo mondo. Come si fa a riconoscere un fratello e una sorella? Ok, noi lo sappiamo, ma una persona che magari non ha il nostro stesso percorso, uno come dire, ma perché è nato nella stessa famiglia, uno che è simile, uno che è buono, cioè nel senso, come fai a riconoscere un fratello o una sorella che è adatto a te? Perché ti ama senza condizioni. Un fratello ti ama senza condizioni. Sì, un fratello ti accetta per come sei e ti ama per come E sei. ti ama per come sei. Con una semplicità incredibile, vero? Quando incontri una persona e c'è amore
senza condizioni, e ci si riesce ad amare anche in questo mondo che è estremamente condizionato, attraverso tutte le esperienze di vita, attraverso tutti i cambiamenti, da lontano, da vicino, parlandosi e non parlandosi. Questo è un fratello, una sorella, ti resta per tutta la vita, e i fratelli e le sorelle che incontri sono quella famiglia estesa, quella che tu scegli. Noi inconsciamente abbiamo già scelto i nostri genitori e la famiglia in cui nasciamo, ovviamente a livello d'anima, ma quando poi invece siamo qua incarnati, coscienti, le persone che noi incontriamo e che sentiamo con noi diventano parte della nostra famiglia, e con noi veramente si crea quel mondo, come dice Silvia, quel nuovo mondo, quella società dove i ruoli si riequilibrano, luce e buio hanno uguale equilibrio e non si nega il buio, perché il buio fa parte della luce. Le stelle, se non c'è il buio, ragazzi, non si vedono, ok? Esatto. Come il sole cala, la luna viene su, ed è un miracolo tutto questo. Quindi negare il buio, il lato ombra che abbiamo dentro, non ci stiamo facendo un favore, anzi stiamo negando una parte molto importante. E tutte quelle tecniche che Silvia anche ha sono molto pratiche, perché ti portano nel corpo. Quello che faccio io è molto celeste, cioè nel senso che riprogrammiamo il cervello, faccio lo yoga, faccio questo, faccio quello. Quello che fa lei è: adesso senti rabbia, dimenati, sbattiti. Esatto. Dai adito a questo corpo di tirare fuori questa cosa, e la senti, perché poi senti il cuore che batte, senti le mani che tremano, senti il sudore che ti parte, dici: oddio, aspetta lì, senti il ritmo del tamburo che ti fa venire i brividi. È molto fisico, è molto tattile e sensoriale quello che fa lei. È come la pittura, cioè tu prendi, dipingi, i quadri cambiano in base alle emozioni che sento, la pressione, il colore, sono ognuno unico. Vengono fuori queste in modo molto semplice e efficace. Diciamo che quello che faccio io crea una sorta di vibrazione dall'interno diversa. Quello che fa lei stimola la vibrazione esterna. Quindi quando combiniamo queste due cose insieme, io riequilibrio una sorta di vibrazione interiore, proprio al centro, che parte poi da qua, qua. Lei invece lo fa da fuori, e matchano. E quando si incontrano c'è un'alchimia interiore che accade, e la persona comincia a... Oh, aspetta, vedo luce, un secondo, vedo, tolgo i veli, vedo dove sono, riconosco che sono qua e ci sto qua, e comincia a farsi vivere dalla vita piuttosto che sforzarsi a viverla. E questa è un'altra frase bellissima che mi è stata canalizzata questa settimana, che è: piuttosto di sforzarti a vivere la vita, lasciati vivere dalla vita stessa, ovvero lascia che l'esterno ti tocchi, piuttosto di sforzarti a voler spostare da questo a qua, perché ti piace più lì, fondamentalmente ti turba meno. Lo lasci lì, che differenza fai, capito? Dai. Beh, però potrebbe essere anche una pigrizia, nel senso dire: ok, la lascio là e poi vai sempre più in giù, cioè nel senso, se riesci a farlo senza grandi turbe lo fai, se no non lo fai. È sempre quell'equilibrio, Edward. Sì, devi trovare l'equilibrio, perché un attimo puoi slittare, andare e dici vabbè è lì, lo lascio lì, e poi dopo da là vai giù in pigrizia. Diciamo che allora lo spostarlo deve essere un gesto del cuore e non un gesto del fastidio. Della paranoia. Okay. Cioè, se lo sposto perché mi dà fastidio non va bene, se lo sposto perché il mio cuore dice che lì, e qua invece è più armonico, è del suo posto, e allora lo sposti, e capire il perché ti dà fastidio. Esatto. Quello è fondamentale. Sempre. Magari è un discorso di pare, o magari è un discorso di ego, magari è un discorso di controllo, perché? Sì. Perché mi sta turbando questa cosa? Lo dicono sempre. Questa è una cosa che manca al giorno d'oggi, farsi domande. Quasi nessuno si fa domande. Uno dice fai così, perché? Metto a TV. Ma come, scusa? Cioè, se ti ordini da una scatola magica parlante? No. E allora, capito, per cui bisogna sempre domandarsi perché. Se io seguo quello, cosa mi porta, cosa mi fa, cosa mi condiziona? Allora tu sei cosciente di seguirlo. Ma se non ti fai delle domande, allora sei ipnotizzato. Cioè devi farti sempre delle domande, così qualsiasi cosa che tu farai sarai consapevole e accetterai quello che succederà. Qui dirai:
L'ho fatto perché mi andava, perché ero consapevole, non perché me l'hanno detto. Sì, me l'hanno suggerito, ma io ho deciso di seguirlo. Nessuno te l'ha imposto, come dice, mi hanno obbligato. Cosa? Ti hanno ucciso, ti hanno sparato in te. Cosa ti hanno obbligato? Ti hanno obbligato nulla. Tu hai accettato. Attenzione. Accettare è una scelta. Certo, come anche non accettare una scelta. È una scelta passiva. Nel senso, tu dici, faccio decidere agli altri, qualsiasi roba va bene, ma non puoi lamentarti. C'è sempre il discorso di cui avevo già parlato io anche, che è la responsabilità. Cioè, ognuno di noi è responsabile di se stesso e continuerò a dirlo forever. Ovvero, io posso scegliere. Se qualcosa non so cos'è, non la conosco, ne sono ignorante e nessuno me lo spiega. E ignorante non è una brutta parola, è semplicemente ignorare qualcosa che vuol dire non saperlo. E ognuno di noi, io inclusa, siamo ignoranti di tantissime cose, ok? Se io non chiedo che mi venga spiegato, che mi venga data chiarezza, che mi venga portata onestà, che ci sia coerenza e integrità nelle informazioni che io ricevo e nell'esperienza di vita che ho nel ricevere queste informazioni, quindi nel crearmi il mio sapere, dire di sì a cose che non so è assenza di responsabilità. E quindi non è che nessuno ha obbligato nessuno, questo è semplicemente che siamo arrivati a questo perché nessuno si è preso responsabilità a monte, e a monte stiamo parlando di tantissimo tempo fa, ragazzi. Quindi adesso è arrivato il momento di prendersi responsabilità, ognuno di se stessi, non di cose che non ci servono, ma di rendersi conto che sta a noi chiedere se non sappiamo, sta a noi informarci se non conosciamo, sta a noi chiedere e richiamare persone che siano in frequenza, che ci possano dare delle informazioni che siano comprensibili per noi, ovvero una persona che riesca ad interloquire con noi in un modo che noi riusciamo a capirlo, perché è bello leggere i libri e non capiamo niente, andare a vedere il relatore che dice tante parolone e torni a casa e non hai capito nulla. E soprattutto non metti in pratica. Perché non l'hai capito. Questo Sì, è. non puoi mettere in pratica quello che non hai assimilato. Appunto. Quindi bello che dici, sai, siamo andati fino in Slovenia, abbiamo visto questo, quello, sai, ho letto il libro di questo. E tu guardi e dici, ma di tutto questo che cosa hai capito? Come stai agendo? Io conosco persone che da anni vanno di qua, di là, in Svizzera, in Croazia, a fare questo, a fare quello, e leggono libri di spessore. Cioè, devo essere onesta, perché sono veramente libri che anch'io ogni tanto leggo e dico, no, aspetta, devo rileggermi questo paragrafo perché non ho capito niente. Ma onestamente, passi avanti, miglioramenti nella loro vita, zero. Questo mi implica che vuol dire che stai accumulando informazioni, non le stai capendo e non stai agendo, non ti servono a niente. Quindi ritorniamo nella semplicità, ogni tanto che appunto questo, andiamo in giardino a mettere il sederino per terra, tocchiamo l'erba, guardiamo il gioco di seduzione che c'è nella natura, perché la natura è seducente e la parola seduzione nella sua frequenza è bellissima, perché ti fa vedere l'equilibrio delle cose che c'è, che tutto sa già cosa deve fare senza parole. È vero. Solo con il sentire. È bellissima questa parola, tutti la associano alla sessualità. No, la seduzione è ovunque. Esatto. Se vai in un bosco, se vai in un giardino, in primavera e in estate, se guardi il pesco e se guardi il ciliegio che sboccia, ragazzi, seduzione è questa, ok? Quando vedi questo e cominci a essere presente e senti e guardi e ti rendi conto che tu sei parte, questa non è una barriera, tu stai facendo esperienza, lo stai esperendo attraverso questo, lì scatta qualcosa. Quello che dico io, la cosa che mi rende un po' triste è che tante persone adesso devono veramente arrivare a dei limiti di sopportazione, di tolleranza, di situazioni intollerabili, quindi anche di malattia, di star male, di ammalarsi, di veramente essere proprio poveri nello spirito, aridi e completamente disconnessi prima di fare il click, di avere una sofferenza tale prima di vedere quello che è davanti ai tuoi occhi, che è... Ma non è davanti, è dentro. Ma appunto, però è lì, cioè ci viene fatto vedere per dire, ehi, ce l'hai davanti alla faccia tutti i giorni. Ma non è che uno non vuole vederlo? Perché ha così tanto grumo emozionale. Perché fino a che un bambino, che Silvia lo prende a 5-6 anni, a 5-6 abbiamo la possibilità di... non c'è così tanto... veloce. Perché non c'è così tanto
in un anno ce la fai. Secondo me non vogliono vederlo, perché sto riprendendo il discorso che dicevi te della tipa che si è fatta male sul marciapiede eccetera. Non sta a dirmi che quelli che sono passati non lo vedevano, Lo vedevano, per non cui non volevano farlo. vederlo, per cui secondo me anche stesso discorso interno, la gente non Certo. vuole vederlo, non Però- è che non lo vede, cioè, Esatto, ma l'idea è proprio questa. Cosa ci serve per vederlo? Cioè, siamo in una situazione... basta essere onesti e condizionata. sinceri con se stessi, non è che ci vuole tanto. Dici Eh. poco, Non è poco, è tantissimo. non è tantissimo, è la cosa più semplice, guardarsi dentro. Però vedi, tu lo hai fatto da quando sei nato. Io ho cominciato a farlo verso 33 anni dopo appunto le mie esperienze. La quantità di sofferenza ogni tanto che deve essere espletata e di dolore fisico è così grande che uno resta cieco piuttosto di non sentirlo. Cui bisogna stare attenti fin dall'infanzia, soprattutto i Sì. genitori hanno una grande, tra virgolette, responsabilità Sì. e anche colpa se non lo fanno, Sì. perché creano dei traumi involontariamente nei figli che poi se lo ritroveranno. Sì, e tenete conto che una moneta ha sempre due facce, testa e croce, responsabilità e senso di colpa vanno di pari passo. Quando tu devi la tua responsabilità o ti fai carico della responsabilità, quando è disequilibrata diventa senso di colpa, ok? E quando monta così tanto è difficile cambiarla e mutarla in responsabilità, perché vuol dire che devi attraversare una porta di sofferenza. Però quella tipa con la bambina l'ha fatta col vestito, quello che hai raccontato. Sì, lei ha detto sono rientrata nel negozio Vedi? piangendo. Per cui volendo lo puoi. Certo. Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma qualcuno dei genitori che ha fatto il percorso poi ha compreso il valore del progetto, della cosa, non tutti, cioè anche i genitori, se tu ti proponi molto sicuro di te, perché veramente sai che questa cosa fa bene al bambino, ti ascoltano. Anche colleghe, devo dire che io ho avuto delle colleghe che all'inizio non tutte erano propense, alcune sì da subito, altre resistenti, poi hanno capito il valore di prevenire anziché arrivare a dover poi andare a scardinare cose che ormai si sono aggrappate all'emozione e non la rendono più pulita, limpida. Quello è anche un problema. Sì, grosso. 2 domande. Allora, prima, se uno vuole contattarti, come fa? Va a Instagram, Soul Art Emotional. Per cui Soul Soul Art, tutto Art, attaccato, Sì, Soul Art Emotional. Emotional, Emotional, giusto? sì. Diciamo, Anima, tutti arte, siamo- emozioni. sì. Direi che Per cui Soul Art Emotional, ecco, in Instagram. A Sì. parte Instagram, nada. Qui se uno non ha Instagram, mettete Instagram. no, altrimenti sì, principalmente Instagram, se no Ok. poi da Instagram c'è il numero di telefono. Comunque il mio Instagram è aperto, Ok. quindi chiunque anche che non ha Instagram può interfacciarsi e il sito è su Instagram, quindi si può accedere al sito direttamente da Instagram. Ok, Soul Art Emotion. Emozionale. Sì. Emotional, ecco, Sì. bene. L'altra domanda vorrei farti, come mai tu ti sei avvicinato a questo? Cioè, da dove è partito? Allora, vabbè, io in realtà da bambina avevo già una connessione mia. Data dai tuoi genitori o che ti hanno aiutato o era Allora. sempre tua? Cioè, Data dalle nonne, principalmente, perché erano tutte e due particolarmente connesse con la natura. E addirittura la mia nonna materna mi diceva: metti le mani così arrivano gli angioletti. Quindi lei già, questa è la posizione della centratura. Lei non sapeva cos'è una centratura, ma mi ha insegnato a centrarmi. Quindi e cosa aiuta questo quando tu ti metti la mano? questa qua? è la posizione della centratura. E cosa porta questo? Quando stai nel cuore. Ok, è ma se stare tu nel lo cuore. fai ti porta a un qualcosa, se tu metti le mani così, Sì, esempio? fai tutto un procedimento, immagini le radici che scendono nella terra, si legano con il cuore di madre terra, sale l'energia rossa, fai scendere dal cielo l'energia bianca e le fondi nel cuore, purificando sia la parte bassa che la parte alta, arrivando nel cuore
e tenendolo nel cuore, facendolo uscire dalle mani quando si tratta di Reiki. Ok. Quindi direi che sì, ti entri proprio Sì. nel tuo cuore. Sì. Per cui diciamo, ecco, cioè, da parte delle nonne praticamente ti hanno trasmesso questo. Sì, questa loro saggezza E i genitori di invece? terra. E i miei genitori mi hanno fatto vedere due prospettive diverse della vita. I miei genitori hanno fatto scelte molto diverse e sono stati uno stimolo molto, molto forte alla mia crescita, su due piani differenti. Ok. Sicuramente mi hanno sempre detto di fare quello che mi sentivo, questo sì, io ho scelto la scuola che volevo. Mhm. Ero abbastanza decisa, nel senso che sono sempre stata decisa di carattere. Però loro non hanno interferito in nessun modo con le mie scelte, come io stessa faccio con mio figlio. Cioè lui ha scelto quello che voleva, perché per me l'unica cosa che deve fare è seguire il suo cuore, sempre. Tu hai fratelli, sorelle? Una sorella. È come te o è diversa? Sì, mia sorella, allora, lavora anche lei nel sociale, lei lavora per AISM, lavora come assistente sociale e lavora a un'azienda privata in cui aiuta mandando sanitari piuttosto che badanti, insomma aiuto alle persone che hanno bisogno. Ho capito, più un discorso terreno Più un discorso, che sì, olistico, esatto. diciamo, ecco. E diciamo che è il mio corrispondente, esatto, sì, siamo bello. equilibrate. Sì, per cui uno può dare all'altro. Sì, È una sì, grande assolutamente, fortuna, perché la maggior parte delle famiglie, tanti fratelli no, e sorelle sono assolutamente diverse sì, tra di io loro. e mia sorella siamo uno specchio di due realtà diverse, praticamente. Bello questo, bello. Per questo che insomma, Grazie. la sorellanza fa. E cosa Non ti ce n'è. ti ha portato a venire da Lecco fino qua a parlare in radio e dire queste, a parte le vostre conoscenze? La verità che trasmette questo programma è il fatto che comunque mi sia arrivato da te, quindi sicuramente era una cosa in risonanza con me, ma seguendo le puntate ho sempre più compreso di quanto vero, quanta veramente coerenza ci fosse in questo programma, e allora ho detto sì. Cos'è che hai sentito come coerenza? Cioè, cos'è che hai percepito? Sincerità. E la sincerità è tanto. Ma da parte di Ho chi? sentito il cuore. Da parte, diciamo, mia o da parte dei protagonisti che venivano? Ambedue. Tutto insieme, tutte e due. Ambedue. Ok. Ambedue. Questo è Cioè, molto bello. veramente si vede che ci credi con il cuore. È evidente. Certo. Si vede lontano anni luce e le persone che vengono risuonano con te. Beh sì, del resto c'è, o sei simile o vai da un'altra parte, Esatto. cioè, ognuno sceglie, diciamo, i suoi simili, Esatto. che quello, cioè, non è da poco. Soprattutto in una nazione come la nostra. Sì, veramente ci cerchiamo con lanternino. La luce da minazione, Sì, quella vero? della talpa. Hai capito? Sì, che tu ti viene da ridere, ma io ho passato tutto l'inverno con questa luce, sai, quella che metti con l'elastico, perché lassù è sempre buio, no? Però Per cui hai un'ora, due di luce al giorno, per cui il giorno. Quando noi ci siamo proprio conosciute, ce lo siamo anche dette, perché poi era proprio il periodo dove avevano rimesso Sì. zone, Sì, cose, colorate, acqua, sì, strisce, sì, roba, sì, no? sì. Della serie. E poi ce lo siamo proprio detto, le stelle si vedono al buio. Sì. Certo. Quindi più buio è e più evidenti siamo, hai capito? E più ci riconosciamo, quindi non è sempre male. Esatto. Anzi, Come se dicevamo- non era per il buio, forse non saremmo neanche Esatto, qua. come dicevamo Esatto. prima, il buio e la luce sono complementari. È vero, Madonna, pensa a te.
Come hai detto te, la realtà davanti ai nostri occhi però tante volte ci sfugge, per quello va bene parlare, comunicare, anche programmi come questi, perché riusciamo a portare a ognuno di noi, diciamo, questa consapevolezza, questa conoscenza, perché è come voi, magari qualcuno di voi più avanti verrà a parlare qui, perché ognuno qui ha un qualcosa da dare a chi ascolta dall'altra parte. È come quando sei arrivata tu, o come te che hai ascoltato le altre puntate e poi sei venuta qua a portare la tua testimonianza. Questa è la cosa più bella, Cioè, questo è il motivo di essere qui, altri non ce ne sono, di portare al nostro prossimo quello che abbiamo dentro. Sì. E così cercare di costruire un mondo migliore, Esatto. o almeno tra persone consapevoli. Si fa quel che si può. Sono scelte. Certo. Te come ti senti di voler lasciare un messaggio, un qualcosa Sì. che ci ha ascoltato? Che indipendentemente da dove siete nel vostro percorso, che vi siete appena svegliati o che avete già fatto un po' di strada, ma contattateci, venite a condividere con noi. Cioè, è bello non solo sentire noi magari operatori o persone che hanno fatto tanti anni di studi o appunto che come Edward sono nati così e ce l'hanno sempre avuta bella attiva la fiamma, no? Esatto. È bello anche sentire chi di voi si è svegliato da poco, come state vivendo, sentire anche e condividere l'inizio di questo percorso magari con delle persone che a casa veramente stanno vivendo tanti dubbi, quindi contattateci, contattate me, contattate la Silvia, contattate Edward, contattate tutte le altre persone che sono venute prima, con chi vi siete sentiti più in risonanza. Io ho avuto delle persone che mi hanno chiamato completi sconosciuti e li ho conosciuti dopo, o che comunque volevano solo dirmi grazie, volevano condividere, avevano delle domande. Cioè, siamo qua anche per fare questo, quindi veramente con il cuore aperto, contattateci, scrivete, venite a condividere con noi, che è bellissimo. E ricordatevi, come avevo detto l'altra volta, di svegliarvi ogni mattina e di dire grazie a voi stessi e di dire grazie per tutti i miracoli che ci sono nella vostra vita. Ecco, penso che loro hanno detto molto di più di quello che potrei dire io, questo sì. No, l'unica cosa che io mi sento dire nel mio essere, bisogna credere in quello che si fa, credere e sapere il perché ci spinge a credere in quello che noi facciamo, perché abbiamo tantissime qualità immense in noi stessi, abbiamo di quelle capacità senza limiti, solo che ci hanno sempre cercato di far capire che, o credere, illudere che non ce l'avevamo, ma in realtà ne abbiamo tantissime se solo ci guardiamo dentro e crediamo in noi stessi e smettiamo di essere insicuri e diventiamo più responsabili a seguire i nostri sogni, perché se vogliamo i sogni si avverano, bisogna solo impegnarsi e far sì che si avverano, e focalizzati, determinati e crederci soprattutto, perché niente è impossibile. Siamo solo noi i limiti di noi stessi. Ecco, basta, dai, così ognuno ha detto diciamo quello che si sentiva. E grazie di cuore per esserci. Grazie. E che sia un mondo migliore per ognuno di noi, partendo dal nostro esempio, da quello che siamo, da quello che crediamo in noi stessi, perché solo noi possiamo apportare il miracolo per noi stessi e per chi ci sta vicino. Grazie per esserci. Adesso facciamo una pausa fino a mercoledì prossimo e vi voglio bene. Grazie. How did we get here? What comes to wait on a lonely shore? I can see in your eyes, dear. It's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships,
cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a